Ehi, Ehi, che cos'è? beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è in Orlando, sai che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia Claymore arriverà. Ma va va va, ma va 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 va, va 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 va. Ecco fatto. Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Wesa Twitch. Oggi è il 3 febbraio, vi dico di più, è giovedì 3 febbraio del 2022, se non ho sbagliato l'anno. Bene. Oggi siamo qui riuniti, scusate mi sono un attimo rimbecillito, siamo qui riuniti per andare avanti nella visione del video che abbiamo iniziato ieri, il video sul NFT, cripto, valute e blockchain. Un riassunto di ieri, Vapor. La crisi economica del 2008 porta alla nascita delle criptovalute e all'illusione che eliminando banche e circuiti intermediari si eliminasse anche la natura speculativa dell'essere umano. A causa della loro efficienza ci si è accorti che nel circuito delle criptovalute non giravano veri soldi da incassare, pertanto sono nati gli NFT, cioè un'illusione per fessi che potessero così portare soldi nelle mani dei detentori di criptovalute altrimenti inutilizzabili. E questo poteva scorrere, grazie mille, poteva scorrere come un inizio, un incipit di Guerre Stellari. Ragazzi, vi chiedo scusa se non vi clicco. Non vi clicco i link perché oggi andiamo a dire un minutino di benvenuto e di 2 gags, ok, però poi partiamo e ci diamo ovviamente ho toccato i gatti, mi sto toccando gli occhi, l'importante è imparare dai propri errori e facciamo quello che dobbiamo fare. In più vi ricordo che sempre in attesa che arrivi la piena automazione, che potrebbe arrivare anche durante questa, d'altra parte, tu non sai mai quando arriverà la piena automazione, potrebbe anche arrivare durante questa live, nel caso ragazzi liberi tutti, andate, perché se arriva la piena automazione scendiamo tutti in strada a festeggiare. In ogni caso sapete che dopo sarò in live da Giacomo, quindi mi piacerebbe, madonna, perché mi sono toccato l'occhio, mi piacerebbe finire questa live un quarto d'ora prima, perché dopo a piedi vado da Giacomo che è qui a Bologna e sono in live da lui, insomma, quindi so che mi ha promesso una live litigiosa, sto scherzando, non litigiosa, ma
No, Satori, ma per i motivi che dicevo, purtroppo è un gioco rotto. E quindi andremo a litigare peso, no? Andremo comunque a discutere di cose di cui non siamo d'accordo. Giacomo aveva detto che ne ha trovate un sacco, tra cui mi ha anche citato il conflitto di interessi, critica videoludica, eccetera. Quindi io spero vivissimamente di non dover rispondere a obiezioni a cui ho risposto già 100.002 volte, ma confido in Giacomo. Detto questo, a questo punto, ma vai sereno Satori, don't you worry. E grazie mille Lamaz, grazie mille per i 23 mesi, sappi che la PS5 è qui a prendere la polvere, staccata da tutto, ho anche messo via l'HDMI, lo dico perché... E che cosa volevo dire? Tra l'altro ho visto la presentazione di Gran Turismo 7 ed è esattamente quello che pensavo. Cioè hanno preso Gran Turismo Sport, hanno aggiunto tutta la roba di cui non me ne può fregare di meno. Vabbè, frega cazzi. E quindi discuteremo. Detto questo, mi metto le cuffie e me ne vado a zappare. Mi metto le cuffie, me ne vado a zappare. E il 25 febbraio non c'è l'uscita di Elden Ring, scusate. Metto a schermo. Madonna, ragazzi, oggi ho avuto una voglia di ruralità pazzesca. Veramente sento che... Porca miseria, zappare farebbe veramente per me. Io è tutta la vita che devo zappare, ragazzi. Esatto, Marco. Ratatos. E grazie mille a Salitore. Grazie mille del supporto. E lo so, Hertz, queste cuffie hanno 109 anni. No, veramente, queste cuffie hanno 7-8 anni. E cosa ti devo dire? Hanno questa cosa... grazie Mifure, grazie del Prime. Queste cuffie hanno questo elastico in mezzo che se io non tiro per bene si imprippa, si gira e dopo ho la sensazione di una piccola pressione sulla testa che mi dà fastidio. Quindi devo ogni volta tirarlo al massimo in modo che cada perfettamente. Non deve fare il nastro di Mobius. Se fa il nastro di Mobius è finita. Devo chiamare il tipo giapponese che parla 8 lingue. Comunque... è rotto Shin Megami Tensei perché se prendi un cannocchiale, batti un mitama grigio, che con il cannocchiale lo batti in automatico, il mitama grigio ti dà un livello, quindi vai a fare un livello gratis, poi prendi un cannocchiale, batti un mitama giallo, fai infiniti soldi, lo fai queste due cose infinite volte e dopo 3 ore di gioco puoi essere di 100° livello. Detto questo, facciamo chapter 6. 1098. Ci siete? Ci siamo? Testa concentrata e capitolo 6, a self-organizing high control group. Vai con i bonghi, tra l'altro, oh mio Dio, i bonghi in realtà li possiamo anche silenziare. Grazie mille Alienato, grazie mille del supporto. No, i bonghi ragazzi, veli e meli risparmio. Quindi immaginatevi i bonghi, suono di bonghi, drumming, e è stato molto più rapido del previsto. Ahia, ne sentiremo un po'. Tied up in all this, there's an extremely pervasive resistance to any form of skepticism that ultimately manifests as a sort of toxic positivity. Esattamente quello di cui vi parlavo, anche del tipo che avevo beccato quella volta lì. In ogni caso, si tratta di questo entusiasmo che sembra quasi un entusiasmo obbligatorio, che diventa molto aggressivo e nervoso se opponi qualche obiezione. No? This is all part of a complex feedback loop. The projects, broadly speaking, lack any kind of substantial product, existing almost entirely as promises backed by nothing more than a screenshot of a roadmap and some sample PFPs. And again, I think it's really important to keep in mind that that goes for successful projects just as much as for rug pulls. There really isn't any meaningful difference between a Party Ape Billionaire Club and a Betting Kongs. Betting Kongs were never going to make a casino, even if they hadn't tanked, and despite the fact that they were running billboards in Times Square, PABC is never making an MMORPG. Chiaro. Both claims are equally ridiculous, but one of the two made a huge pile of money. Giustissimo. The primary product is ultimately hype, which Bello. Fun fact, il thread su Twitter di questo video è pieno di bot che promuovono cripto e NFT. Pensa a te. Log. Mi dispiace ragazzi, i boghi hanno avuto la meglio. Il prodotto primario alla fine della fiera è l'hype.
che è sia insubstantial che soprattutto, ragazzi, traduco per chi non lo sapesse, io so benissimo cosa vuol dire fecal, ma è molto fecal come prodotto, l'hype, lo sapete che è estremamente fecal, volubile, palesemente volubile, incostante, mutevole e leggero, insostanziale e fecal. Andiamo avanti. Which is both insubstantial and fickle. Negativity, both internal and external, can have a meaningful impact on the willingness. Ma dove ho già sentito? Dove ho già sentito il prodotto primario è l'hype, la negatività che potremmo chiamare critica non viene ben vista nei confronti dell'hype, e dove c'è hype, se tu porti critica, hai risposte aggressive. Dove cazzo l'ho già sentito? Ma io dove l'ho già sentito? Of people to buy into a project, and if buyers are tepid, then you won't get a runaway sale, and if Chiaro. you don't get a runaway sale, then that's going to turn off buyers even more. Claro. In poche parole, qual è l'invito che si fa di solito alla persona critica che va a smontare una situazione di hype, di aspettativa tutta turgida? L'invito vero che le si fa è: taci o levati dai coglioni, perché ci mini gli affari. Ma non lo vedi che stiamo facendo affari? Te poi leva dal cazzo. Questo è l'invito, è il succo, la sugna dell'argomentazione. Andiamo avanti. Which means the secondary market for tokens will likely fail to materialize. This is what makes enthusiasts so deeply unreliable. Bye. They have meaningful financial stakes in an intangible, volatile thing that exists entirely as a collective idioform. Ma quanto cazzo è scritto bene sto video? Porca miseria. Quanto cacchio è scritto bene? È una gag log? Scusa, lo guardo qui per non distrarre. Ah, ma non è Ishi, vai a zappare. Non è il vero Ishi. E quanto è scritto bene? Mini gli affari. Esatto, li mini in tutti i sensi. Vado. A story lo devo about sentire perché mi era piaciuto. enthusiasts so deeply Questo mi è piaciuto unreliable. molto. They have meaningful financial stakes in an intangible, volatile thing that exists entirely as a collective idioform. A story about a potential future outcome whose value is based entirely on public perception. Che buonissima descrizione, che grande testo che ha questo video, ragazzi. Sinceramente, quanto è asciutto e preciso. E estremamente eloquente, perché argomenta bene e porta bene le sue descrizioni, ma esprime anche delle opinioni forti, molto molto ben spiegate. Guardate che è una cazzo di figata sto video, sinceramente, è veramente una gran figata. Il gronchi rosa. You can't trust what they have to say because they're currently holding a hot potato. And as much as they insist that they just really, really enjoy the feeling of a burning hot potato in their hands, do they? Sento dell'amore parasociale. Ho avuto un picco di amore parasociale. Questo più o meno allora, in realtà all'inizio delle live spesso ho dei picchi di amore parasociale. È vero, ho fatto 200k visualizzazioni in un giorno, il che è ottimo. Veramente ottimo. Or are they just hoping that you'll catch it? Macchina. This creates an environment of toxic positivity where doubt is aggressively policed by both project leaders, who have an obvious financial interest in hype since their big payday is the minting rush, and community members themselves, who have a speculative financial interest in hype. While all of that is logical in the pure sense that there's an effect that can be explained by an incentive, the output is effectively a self-organizing high control group. Doubters are ostracized so aggressively that it chills all conversation about a project's actual viability. All concerns are just FUD, fear, uncertainty, and doubt. Qualunque genere di obiezione. All concerns are just FUD, fear, uncertainty, and doubt. Questions that would be utterly banal in any other investment forum. What has the team done? What assets do they have? Why should anyone believe that they can deliver on their promises? Are treated as hostile. Che è un comportamento che è pressoché un comportamento da setta. And the frank reality is because there aren't answers. Chiaramente. Grazie Dugio, grazie mille del Prime, ci fossero risposte. Non si susciterebbero queste reazioni, è logico. Party 8 Billionaire Club is just as vaporous, and yet they superficially succeeded. So there's incentive to enforce the collective illusion.
This is multiplied by an internal form of performative etiquette. Participants ritualistically wish each other good morning and good night, boiled down to the shorthand GM and GN. That seems like a small thing. There's nothing inherently suspicious about good Questa cosa è boomerissima. morning or good night, but in observed practice, it's a very distinct ritual. Not merely a shibboleth, but a repetitive action that signals in-group membership and affirms loyalty on an ongoing basis. If you have diamond hands, it means you're willing to hold a token until some promised future where the value goes to the moon. You're not a paper hands loser who is easily spooked by instability, volatility, or the fact that there's no reason to believe that anyone is ever going to want to buy a crypto astronaut in the future. The shorthand, WAGMI, we're all going to make it, is aphoristically bandied about even in openly zero-sum competitions where, by definition, most participants explicitly won't make it. But you can't point that out, because that would be FUD. Grande, quanto è bello. È un cazzo di delirio collettivo, comunque, veramente peso, mamma mia. Cioè, finché, sai, un conto sono i fan che di investitono soltanto il loro cuoricino, che non è poco, ma insomma, qui c'è proprio le tasche in ballo, le tasche vuote che speri che si riempiano di nuovo. Ma quali sono gli aspetti... Ah, no, sono curioso, cerchio, sul serio, non ironicamente. Quali sono gli aspetti positivi che vengono lasciati fuori? Magari dopo ci guardiamo. Ah, beh, lì Dark Math, ma è poi è molto simile la cosa. Sì, dipende, hai ragione, Dandy. Sono più legate a Reddit che alle cripto, insomma, non ne ho la più pallida, sono molto divertenti. Vado avanti, vado avanti. Il discorso di smart contract, ok. Ok, cerchio. Ad esempio parla delle gas fee elevate, il costo delle transazioni, prendendo come esempio la blockchain più cara in assoluto. Ho capito. Devo dire che questo non è che cambi tantissimo il discorso. Comunque, sì, ho capito cosa intendi. Però non è una cosa che va tanto a cambiare la sostanza di quello che lui ha detto. Anche Elon Musk marcia sul meme di Diamond Hands. Sì, il discorso è più sulla bolla che sulla tecnologia. Devo dire che però è vero che lui è molto tranciante sulla tecnologia nella prima parte. Chi ha comprato gli NFT di Montemagno ha pagato 400-500 euro di fee. I commenti sotto il suo video sono esilaranti, oddio, sarebbero quasi da vedere. Marco, c'è sempre qualcosa che richiama Blastoise. È vero, Mibo, è vero, però mi sembra che lui all'inizio sia in generale abbastanza negativo su quella tecnologia. Esatto, sono d'accordo con quello che dice Gareth. Lui sostiene che un sistema è strutturalmente prono a essere usato per cose illecite o borderline tali. È esattamente così che verrà usato per la maggior parte? Pare di sì per il momento. Certo, Frazuk, per carità. Però sembra prestarsi parecchio a questo genere di utilizzo, almeno per ora è stato molto utilizzato così. Sono abbastanza d'accordo con quello che dice Tiz. Aspettate che devo cliccare Hertz. Esatto, log, sì. Ok, cerchio, però cosa risponderesti a Tiz, a quello che dice Tiz? Che in verità è inutile parlare di altre chain con fee basse se vengono usate da 4 stronzi. Cioè se poi quelle che vengono usate di più sono... Vi contrappongo perché sinceramente vi ascolto volentieri.
Ma che due maroni. Non abbiamo una spadina, devo fare dei nuovi mod. Ma dai, ma sono le 15:20, ma Dio, ma io non lo so. Adesso non mi ricordo mai se devo fare blocca o... Che due maroni. Segna blocca. Ma è blocca o... Come cazzo si fa? Non mi ricordo. Non mi ricordo come cazzo si fa. Ban. È banna, non è blocca. Grazie Evanescent. È Evanescent. Facciamo lui diventare mod. Faccio banna. Ok, va bene. Scusa, ma qua stiamo facendo roba, non è che ce ne fregasse qualcosa. Cerchio dice che non sono 4 gatti. Attenzione. La tecnologia per questo stadio dovesse solo per nerd o tech geek, il boom del web, ok, hanno tirato un sacco di squali speculatori. Ah, certamente sì. Cioè, sicuro. Va direttamente al commento. Ehi, attenzione. E non ci ha dato direttamente al commento. Ho pagato $500 di fee ieri, pazzesco, ma sono contento di far parte del tuo progetto. Oh, se uno è contento di pagarli, cioè, perché no? Vabbè, insomma, ragazzi, stiamo focused. Vado avanti, ragazzi, vado avanti. Dopo poi discutiamo. Andiamo... Gli echini del sangue. Andiamo. And if you're spreading FUD, then you're NGMI, not gonna make it. And making it, getting rich, is all that matters. HFSP, have fun staying poor. These are synthesized into a no true Scotsman paradigm. The we in we're all going to make it does not refer to we all, it refers to the select, the chosen, the diamond hands and the hodlers. Those who make it are clearly the we, and if you didn't make it, then you weren't. People who get angry about being scammed by a rug pull or by malware or by social engineering are berated and belittled for not following the crowd. This incubates a community trained to ignore warning signs and dismiss criticism, a community with internal language and customs that are explicitly incompatible with outside communications. Skepticism is FUD from non-believers who are trying to undermine the value of your assets and manipulate a crash or trick you into being a paper hands. Una setta a tutti gli effetti. Ma io vorrei capire le applicazioni pratiche utili che non sono strumenti speculativi, soprattutto considerando il fatto che avere stabilità e al tempo stesso avere molti scambi, intendo stabilità versus volatilità, non è così semplice. No, non l'ho visto Zalone, non l'ho visto. Non so cosa sia Cardano. Intanto vado. It all maps onto narratives of sin and deception, a chosen few who are privileged with advanced knowledge about the promised land which they can achieve by holding strong to the rituals and expelling all doubt. Chiaro. The end product is a self-organizing high control group. And the results of that are... Ma infatti, sono d'accordo, Sigaretta, una delle critiche che faceva lui era proprio la scarsa efficienza, anche da un punto di vista del consumo energetico. Cioè, non mi sembra, esatto Tiz, non mi sembra una tecnologia che ci fa fare un passo in avanti, facendoci fare cose che meglio di come le facevamo prima, o per meglio dire, in realtà sì, ma in un modo talmente inefficiente che, poco efficiente a Bitcoin, voi dite perché c'è il discorso del mining. Ho capito, cerchio.
Eh. Ma non possono essere altro, Volt. Che cos'altro possono essere gli NFT se non sono finalizzati alla speculazione? Non c'è l'oggetto, non stai di fatto comprando nulla, stai comprando qualcosa che può essere falsificato, contraffatto dopo l'acquisto. L'unico senso di un acquisto in NFT è rivenderlo a un prezzo maggiore. Non è come acquistare l'opera d'arte, per cui puoi avere piacere, puoi avere gusto, puoi dire, beh, senti, al limite ho comunque preso l'opera d'arte, no? Darkmat, certo. Ottimo. Però, come diceva lui all'inizio, a proposito di quello che dice Strapattore, se è il discorso dell'anonimato, siamo sicuri che ci va a risolvere dei problemi così gravi che avevamo? Andiamo avanti con il video. Mm-mm. Sì, sì, ne parlavamo, Conte di Montecristo. Non vorrei che facessimo un cherry picking al contrario, che prendessimo qualche caso di utilizzo così per cercare di salvare qualcosa che forse non è da salvare. Non lo so. Non so se sia tutta questa bazza. Comunque, andiamo avanti. Obvious. There are still people convinced that somehow, someone is going to pick up the ashes of evolved apes and manifest the rest of the project, a belief based on no observable evidence. Molte banche ti permettono di pagare a rate, ma solo con il conto e carta di debito You like to ban people, right? You like to ban people from your Twitch stream, huh? People, all you're doing is shitting on Decentraland, bro. Yeah, I'm sorry you don't like to make money here in the network, but I wanted to talk on your Twitch stream, man. I probably could have brought a lot of people on there, and all you want to do is talk shit and ban people, man. You banned me instantly. So the question then is, Che peso. Sì, sì, pizza, certo. Che gioco era? Non era Roblox però, non era Roblox. what do the tokens actually do? As mentioned before, the token itself is just a box that a bit of data can be put into. Now, this box is extremely small, to the point that even an average cell phone photograph is several times too large to fit. Due to the nature of the chain, updating software that's put onto the chain is both difficult and expensive. Complicated programs need to be broken up into multiple tokens, each containing a smart contract that defines a portion of the whole, and all of these contracts need to interlink and reference each other, but with an eye towards the fact that each transaction that either computes or alters information requires paying processing fees. Only reading information is free. The process of fixing a bug in a smart contract basically amounts to minting a new copy of the contract and then jumping through some hoops to rename the old and new contract so that the new copy has the name that any other interacting contracts are looking for, paying fees for just about every step of that process. This creates a very funny catch-22 where on one hand is the insistence that the NFTs that end users buy are potentially extremely powerful, able to be miniature self-governing applets that exist in a web of like applets, and on the other hand is a large stack of incentives to put as little into them as possible.
For an example of the pitfalls, Wolf Game was a somewhat popular NFT-based gambling game that bragged about being hosted entirely on-chain at great expense. Everything from the pixel art wolves and sheep to the game's code was stored on Ethereum. The idea behind the game is that users would mint a character token which had a 90% chance of being a sheep and a 10% chance of being a wolf, with a finite supply of wolves and sheep available. The important thing here is that the character tokens weren't just a bit of art and a serial number, but tiny programs that allowed users to perform interactions like staking. The problem is that their code was full of multiple bugs, and since some of those bugs were contained in the character tokens, they were replicated across all 13,809 minted tokens. A glitchy token can't be patched. It must be replaced. So the Wolf Game devs were forced to not only La blockchain possa avere il suo perché quando si tratta di aumentare la trasparenza in una catena di operazioni, rende completamente tracciabile e trasparente ciò che sia un prodotto tipo i vari pezzi di un'automobile. redeploy all their contracts, but attempt to remint and distribute identical copies of every token generated. It didn't go well. Given the risks inherent in putting functionality inside the token itself and the high cost of interaction, the most common application is to use external systems to simply check for possession of a token. This is where we introduce another player into the ecosystem, wallet managers like MetaMask. In a few short years, the system has already grown so bloated. Come fa una persona ad avere il desiderio di infilarsi in una cosa così complicata? Per fare che? Grazie Simon Marge, grazie mille del Prime. Mi sembra tutto così respingente. È quello che diceva lui all'inizio, c'è una tale... sì, certo, ma soltanto se hai quell'idea demenziale di fare soldi. È tutto così nebuloso da un punto di vista terminologico, da un punto di vista degli strati, no? È veramente... boh. Sì, un'idea di qualche cosa di esclusivo, innovativo, il nuovo oro. Sì, sono d'accordo. Loaded and difficult to interact with that it's become necessary to develop middleware applications that simplify the process of generating wallets, switching wallets, and mediating handshakes between the wallet and external systems. From one point of view, these wallet managers are the golden key that makes it all work. They solve the single sign-on problem, allowing your web browser to simply know that it's you who is using it, automatically negotiating permissions based on relevant tokens. It's your login. Voglio dire una cosa, se non ci fosse l'illusione per polli, no? di fare i grandi soldi, un sistema come questo sarebbe per pochissimi, sarebbe una cosa proprio per pochi addetti ai lavori. Non avrebbe comunque nessuna portata di chissà che rivoluzione. Non lo so, non riesco veramente a capire come possa essere affidabile, sicuro, su larga scala, indipendentemente dalla speculazione. Non riesco a capire cosa avevamo che non andava prima di questo sistema, che questo sistema rende migliore. Eravamo così in crisi con la rintracciabilità delle transazioni, eccetera. Non mi sembra particolarmente sicuro, non mi sembra particolarmente al sicuro appunto da manipolazioni, truffe, eccetera. No, uno dice se lo fosse, ma non mi sembra che lo sia minimamente.
Andiamo avanti. your credit card, your Steam profile, and your bank account all rolled into a single point of contact, making interaction with Web3, the internet of the future, frictionless. From another point of view, it's a massive point of failure that contains so much information, so many permissions, so much of worth, that it becomes an extremely obvious point of attack, manufactured by idiots who claim to be building a security product in 2021 that doesn't obfuscate key phrases within the UI or use two-factor authentication. Remember, again, that these people want to put medical records, driver's licenses, professional accreditations, and real estate deeds into their system. They should not be trusted. The entire market is absolutely lousy with scams and has been since Bitcoin first gained any traction. Every single scam structure imaginable has been dusted off and redeployed into this explicitly unregulated market where victims are largely without recourse. These range from institutional scams like Ponzi schemes, pump and dumps, and insider trading, to middleweight scams like gold brick and wash trading, to grittier scams like phishing and sending fake links. Pump and dumps in particular are conducted in broad daylight since it's not illegal, it's just against the terms of service of the exchanges that you use to do it. So the worst case scenario is you burn your account. They'll straight up walk you through the process of doing a pump and dump, no code words, diagrams. Cosa si intende per pump and dump? Pompa e sgonfia. Una frode. Sui tiri porta l'inflazione artificiale del prezzo di un'azione di proprietà attraverso dichiarazioni positive, false e fuorvianti. Ok. Beh, quello che ha spiegato finora. Al fine di vendere l'azione acquistata. Sì, va bene. Chiarissimo. Di fatto quello che ha spiegato fino adesso. Sì. Certo. And everything. They're notable as they're actually a two-headed scam because, you see, you might get recruited onto the pump half of the scheme, or you might think you're being recruited to pump, but you're actually the dump. As already mentioned, blockchain is resilient to direct man-in-the-middle attacks where someone tries to inject bad data straight into the chain, but man-in-the-middle attacks are rare. In an environment like cryptocurrency, with few, if any, repercussions for misbehavior that stays within the cryptosphere, man-in-the-middle attacks are wholly unnecessary. Why try to brute force your bad data onto the chain when you can trick someone into giving you access to their wallet, then transfer all their stuff out? Every smart contract becomes a self-rewarding bug bounty where the payout is whatever apes and coins you can grab before anyone notices. And that's not even touching on the subject of malware. Smart contracts are just code. They're software. There's no reason they can't be viruses or worms. The primary limitation is processing power. But also, it's a virus that someone can drop directly into your bankless bank account and just wait for you to activate it. Your bankless bank account. And yeah, that's right. There's no offer/confirmation step in sending tokens back and forth. Someone who knows your wallet can just drop stuff right into it. So, like, pin that somewhere in your brain. The best part about this is that the whole ecosystem operates on a strict assumption that possession is ownership and access is permission, which is absolutely buck wild coming from software developers who claim to be very concerned with system security. If someone tricks you into sending them your bored ape, it's now theirs. The only mechanism in the machine for parsing legitimate transactions from illegitimate transactions is the consensus mechanism, which is only concerned with whether or not the transactions followed the rules of the software. The only illegitimacy it recognizes are people trying to insert fake data. When you are tricked into doing something, all of the mechanics of what follows are, by the rules of the system, legitimate. It's a legal transfer. More relevant, however, is the sheer density of these scams. Avevamo proprio bisogno di privarci delle garanzie che avevamo con le banche. Meno male che ce ne siamo liberati, eh? Meno male. Si sta proprio meglio. Chissà perché le hanno inventate. Uno potrebbe chiedersi, no? Ma chissà perché le hanno inventate le banche. Chissà come mai. Chissà cosa serve la legge, no? Il sistema. Si sta meglio senza. Ma perché non tornare direttamente allo stato di natura e ci assaliamo gli uni con gli altri alla giugulare? Non vedo perché no. The one market that cryptocurrency has successfully disrupted is the market of fraud. Think of it this way. Esatto, Frazzo, che infatti sono degli anarchici, infatti.
A big population of people have willingly self-identified that they have substantial disposable income, poor judgment, low social literacy, a high tolerance for nonsensical risk, and are highly persuasive. Low socially self-identified that they have substantial disposable sway. The market that cryptocurrency has successfully disrupted is the market of fraud. Think of it this way. A big population of people have willingly self-identified that they have substantial disposable income, poor judgment, low social literacy, a high tolerance for nonsensical risk, and are highly persuadable. People who fall victim to these scams have basically no options other than taking to social media and attempting to whip up enough of a frenzy that they can convince marketplaces like OpenSea to act as de facto censors by delisting. Veramente assurdo. Non hai nulla e nessuno a cui puoi rivolgerti. Sembra davvero di tornare... Sembra un po' la giungla, no? Sembra un po' la giungla, sono d'accordo Garwold. Sembra un po' la giungla. Se ti hanno fregato, puoi solo sperare che qualcuno ti aiuti chiedendo fortissimo aiuto. Fine. In questo senso non hai diritti. Che passo in avanti. Che passo in avanti. Fantastico. Ah sì. Ah, ora sì. Ora sì. Ora sì. Tokens. There's no authority you can report them to that has the power to return your tokens. Esatto, del resto ci sono le scimmie, mi sembra giusto. Non erano naturali, dire Alexander. Best you can hope for is denying the scammers profit on their incredibly low-cost operation. If your business is tricking people out of their money, you would be a fool if you didn't take the opportunity. Not only have participants advertised their susceptibility to incoherent promises of future returns, the immutable structure of the chain, the persistence of data, and the ease with which that data can be collated means that for scammers, it's extremely easy to find marks. Every Discord for a rug pull NFT project is a roster of potential victims. The ledger of bakeholders is a shopping list of targets. The Twitter account of anyone complaining about what they lost on evolved apes is the low-hanging fruit of a very ripe orchard. And that's a pretty good segue into talking about privacy issues. Ma come privacy? Bella Balzar, grazie del Prime. Come privacy issues? Ma come? Ci becchiamo i bonghi, ragazzi. A low trust environment. Ah, ma Celius è perfettamente in linea con tutto quello che c'è stato descritto. Anzi, dovrebbero essere molto più aggressivi. Environment is also a low privacy environment. Anything you do on a blockchain. A low trust environment is also a low. Questo è importante. A low trust environment is also a low privacy environment. Privacy environment. Anything you do on a blockchain is, by design, accessible to everyone who knows how to navigate the data. Now, you might be thinking, isn't that the opposite of how it's supposed to work? I thought crypto was all anonymous. So, yes, crypto is anonymous by default. There's no inherent requirement for proof of identity, and in fact, numerous applications that would benefit from a stricter one-to-one correlation between accounts and people struggle with this. On forums and social media, it's called sock puppeting. In crypto, it's called a Sybil attack, where users are able to generate numerous alternate identities by creating additional accounts or wallets. The epidemic of wash trading on OpenSea relies on the ability to pretend you're several different people as you buy apes from yourself for hundreds of thousands of dollars. Wow, ragazzi. Ma wow. Ma wow, ragazzi. Ah, davvero Vapor, ma sì, ma qui all'ennesima potenza. Comunque non era mica uno, lo fanno in tanti sta gag su YouTube di farsi i dialoghi fra i loro account. Comunque. You're several different people as you buy apes from yourself for hundreds of thousands of dollars. Rather than anonymous, this is pseudonymous. Everyone can see what wallets and contracts your wallet interacts with based off the long hash addresses like this, but that hash is only implicitly connected to your identity based on circumstantial connections. Of course, a big circumstantial connection would be something like registering with a crypto-based social auction platform that intrinsically connects the two. This makes it pretty easy to see that Lena Morris,
overly attached girlfriend, paid $153 on March 31st to mint the overly attached girlfriend NFT, followed by a $205 reserve on April 2nd to list the NFT on Foundation. Ethereum whale Fard then bought the token on April 3rd for 200 Ethereum, 30 of which went to Foundation, with Lena getting the remaining 170, which she transferred into USD using the exchange service Kraken in a block of 105 on April 4th and a block of 65 on April 22nd for a combined total payout of $374,726. After her sale, Zoe Roth transferred the Ethereum to dollars via Coinbase the next day and hasn't touched the wallet since. Kyle Craven minted several other tokens, but for the most part just split the Ethereum from the initial sale into two separate holding wallets where it's sat untouched since. Come va la privacy di queste persone? Cosa ne dite? Ragazzi, è allucinante sta roba, veramente allucinante. Cazzo. Mamma mia. You don't need to be some super hacker to figure this stuff out. It's all publicly available. That's the entire point of the system. And in another feature not bug arrangement, remember, nothing can be deleted from the blockchain without tremendous effort. Now, that's fine if the blockchain only contains a contextually relevant log of transactions. There are absolutely contexts where that level of transparency is desirable. But that falls apart when you start talking about using the blockchain itself as the storage medium for, like, an entire social network. Blockchain-based social network Scuttlebutt seems tacitly aware that this is a bad idea, like somewhere inside their human brains they recognize that it might be a mistake to make it impossible to remove things from the system when they warn users that anyone willing to dig can surface any old usernames, photos, and bios, but that doesn't actually give them pause. So, if someone posts, say, child abuse imagery, revenge porn, your home address, intimate details of your private life, there's just nothing you can really do about that. If you mistakenly overshare, post some information that maybe you shouldn't have, it's already too late. Mamma mia, ragazzi. Capocollo. Vero Garwold? Esatto. Ho appena dato l'esame di privacy e data protection letteralmente 3 ore fa. Finché non c'è un elemento che permetta di depseudonimizzare quei nickname, la loro privacy regge, non che ci voglia molto a farla crollare. Ok, certo. Beh, più o meno lui ce lo sta dicendo questo. Ah, Volpeon, eri tu, sì. Un tizio mi ha scritto che leggo solo i tuoi messaggi. E tu una volta hai postato una cosa in una chat in cui dicevi che non si lavora a 800 euro al mese, ma c'era chi ne offriva 1200. Questa cosa è disdicevole, io leggo solo i tuoi messaggi e non li leggo quando mi fa comodo. Aggiungo, non solo, non li leggo quando mi fa comodo. Voglio che tu lo sappia, c'è qualcuno che se ne è presa molto a male. Vorrei notificare questa cosa a Volpe. Leggo solo Volpe, io leggo solo Volpe. Esatto, esattamente. E ovviamente è un mio fake, ovviamente. Mia ragazzi, andiamo avanti, se no mi perdo in considerazioni. Andiamo. You can try to hide it, but you can't delete it. Remember that if someone knows your wallet address, they can just put tokens directly into it. As alluded, there's a whole scam where you drop someone an NFT that lifts the art from, who cares, somewhere, but the smart contract is malicious code that drains their wallet if they ever interact with it to move it, sell it, stake it, burn it. It just becomes a landmine sitting in their wallet forever. Però. Yo, È quello che poi diceva anche prima. this is fake. They popped up in my wallet. I clicked on it to delete it. Immediately, they stole 19 grand. 19 grand sono 19.000. Che peso. Se non erro sono $19.000.
Happily, I just started this wallet, but they already stole 19,000 out of it. Need fucking help immediately. Sei contento? Sei contento? Even on the non-malware side of things, people have already been using this to dump promotional tokens into the wallet. Ma tu pensa quanto, cioè ti becchi pure lo spam così, cioè capisci? Se ti va bene ti becchi lo spam. Ma porca miseria. Wallets of celebrities and influencers, but you know dick pics are an any second now kind of thing, right? Oh look, I minted a photo of your front door and dropped it directly into your wallet. And you can't just like delete it, you need to actively send it somewhere and pay gas fees to do so. Revolutionary new vectors in harassment. Wow, mio Dio. The end product here is a massive power imbalance that's baked into the fabric of how you engage with this new world order. Users who engage with the system authentically as themselves expose vast swaths of information about themselves and their activities, while users who engage disingenuously are empowered in their ability to deceive, defraud, and disappear. È letteralmente una giungla dove gli early adopters e quelli che si sono premuniti, eccetera, depredano, fanno un sol boccone di tutti gli altri. Esatto, Volpe. A lot of this rhetoric stems from a pretty Mi è venuta voglia di giocare a Roblox. Mi è venuta voglia di giocare a Roblox, è veramente il non plus ultra. Esatto, il bagno, giusto anche quello che dice. Almeno nella giungla posso bastonarti di ritorno, qua nemmeno questo, esatto. deep failure to understand what a central authority really is, or that you can decentralize data storage while centralizing data. Ethereum is ultimately a central platform, and the fact that a few dozen people need to sign off on every major change before it can be implemented is largely meaningless and symbolic, with the validation network ultimately sitting somewhere between consortium and cartel. Every Cartel ci fa pensare ovviamente a Breaking Bad. Large platform has multiple internal and external stakeholders that form a consensus about the direction of the platform. Windows is not a single-minded monolith. Apple issues voting shares. Google is basically a hydra. While the network of Ethereum miners and validators are not a formal corporation yet, there's no mechanism in existence that compels them to act in the interest of users, particularly poor and disempowered users, where those compels them to act in the interest of Mamma mia. Che carina sta cosa. Cioè, no, beh, è più che ovvio in realtà, cioè, è una cosa che sapevamo già e che mi piace come è messo a schermo. users, Ma io vi giuro, nella mia vita, ad esempio, sono molto felice e ritengo di aver avuto solo fortuna a non avere mai provato le droghe pesanti. Io non ho mai provato droghe pesanti, ma più per caso e fortuna che per altro, no? E ogni tanto mi fermo a riflettere, conosco persone che si sono davvero rovinate, mi fermo a riflettere e penso, cazzo, mi è andata proprio di culo, che culo che ho avuto, no? E sto guardando questo video e penso, ma che culo che non ho mai avuto niente a che vedere con questo mondo. Merda, cioè più vado avanti più penso, ma sono proprio sicuro che ho fatto un misclick una volta, sono proprio sicuro che io non ho mai, sì, ne sono sicuro. Mamma mia. Bella un copino. Ah no, certo, non si sono tutti rovinati. Però conosco persone che hanno intrapreso brutti percorsi. Però non legati soltanto all'uso di droghe. Comunque, qui ci starebbe ascoltare La droga fa male di Elio e le storie tese. Ma non è il momento. Perché la droga fa male. Particularly poor and disempowered users, where those interests conflict with their own. The movement of Ethereum... Non hai tutti i torti, Alexander, non hai tutti i torti. Era Bisio. Esatto.
from proof of work to proof of stake has been vaporware in no small Scusate, ho part perso of un pezzo, and disempowered users where those interests can the Aspetta. interest of users, particularly poor and disempowered users where those interests conflict with their own. The movement of Ethereum from proof of work to proof of stake has been vaporware in no small part because the validators simply choose not to. Because proof of work, volatility, and high gas fees benefit them in the here and now, while proof of stake and low gas fees only benefit them in a hypothetical future. Because these extremely obvious pitfalls are what you get when you let guys like Vitalik Buterin and Elon Musk design the future. The sole protection for users of Ethereum is that the system is so cumbersome that all but the most egregious breaches are Scusate una cosa. Cosa c'entra? Scusatemi, scusate solo per passare dal meme alla realtà. Ma che cazzo c'entra Elon Musk? Non c'entra. A parte come così mito, meme per questi qua, no, non c'entra un cazzo. Ha investito miliardi in cripto e le ha promosse sui social. Ah, è un crypto king però. Le promuove... ha twittato roba per far salire il prezzo. Le pusha tantissimo. A miliardi di dollari. Ok. Pesissimo. Fa pump and dump, esattamente. Ma ha investito o per lui è un meme? Nel senso, Elon Musk ha attivamente investito per fare pump and dump. Vabbè, giusto, tra l'altro come cazzo fai? Probabilmente. E ultimamente si è distanziato. Ha investito. Il tizio su Telegram, certo, con il discorso del primo tweet. No, scusami, il tizio di Twitter, poi sì. Poi ci ha ripensato per Tesla. Ok, Tiz ha detto anche questo, ok. I miliardi li ha investiti Tesla, ma lui non era d'accordo? Affermò che avrebbe accettato Bitcoin per pagare Tesla, ma poi... Ok, ha cambiato idea. Tesla li ha ancora. Gareth. Tra l'altro, ho letto. Comunque ha annunciato su Twitter che aveva intenzione di comprare Boldrin. ormai mi avete fottuto il cervello. Danni. Ma sei sicuro, Volpeon? Che gli avrebbero fatto un culo tanto? Però di fatto lo è, scusami, TXR 50 Race, però di fatto lo è. Certo, cioè, che poi l'ha fatto anche con azioni reali. Giusto, King. Sono d'accordo anche con Sigaretta, certamente sì. Sì, ma più avanti guardiamo tante cose. 1TXC. Resta comunque un mercato non regolamentato, certamente. Certo, ballerolero, certo, assolutamente sì. Andiamo avanti. like Vitalik Buterin and Elon Musk designed the future. The sole protection for users of
chiaramente è superfluo dire che Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo, eccetera, eccetera, è l'immagine idolo vabbè, è già stato detto, è ovvio. Ethereum is that the system is so cumbersome that all but the most egregious breaches aren't worth addressing. Of course, that in truth means that only the wealthy have access to justice within the system. anche questo piuttosto anarchico, eh? Only the wealthy have access to justice within the system. Ma siamo un po' Conan il barbaro. È un po' Conan il barbaro. Un po' anche... com'è che si chiamava? Mad Max. no, col caldo. Mad Max c'era molta più. C'era la polizia all'inizio. If you take all these different things, all these parts of your identity, all your economic activity, all the video games you play, all the groups you join, and stick them into one system, that's a central system. It doesn't Che è il guerriero, giustamente. matter how many different servers that system spans or how many validators need to agree before changes can be made. You've pooled all that data in one place. The proposed Web3 crypto-driven future of the internet is a privacy disaster. This is why I find MetaMask horrifying as a product. It's a bucket that's asking you to pour unfathomable amounts of data and permissions into it. It's such a tremendous and monumental point of failure. And this is where NFTs really bloom into their final form. Bonghi. The primary use case of tokens, beyond speculation, ultimately is to function as access passes. From a web engineering perspective, imagine tokens that are the mother of all cookies and consider a tracking token that users don't just willingly associate themselves with, but enthusiastically drag with them from device to device, ensuring a continuity of tracking across all web activity. The future version of the web, built on the back of cryptocurrency and mediated by financialized tokens, is a dystopia. It's a technology that's built to turn everything into money, to treat every corner of our social existence as a marketplace, to attach an abstract representative token to everything from video games to labor unions. Now, proponents of Web3 will disagree with this assessment, particularly the claim that cryptocurrency is endemic to Web3 and the two are intractable, but that's the practical reality of the situation. Every substantial project branding itself under the banner of Web3 is strapped to the side of a blockchain, be it issuing governance tokens or relying on the chain's smart contract layer or requiring possession of a cryptocurrency in order to pay the processing fees that are mandatory in order to participate. They are, at this point, philosophically and technologically entwined. Attenzione. Il Web3, se vince, potrebbe distruggere internet. Potrebbe essere la fine di internet. Torniamo all'analogico. Tipo Milano 2, veramente. Tifiamo, esatto, no? Come i comunisti che in realtà dovrebbero tifare per il capitalismo, avessero presente, no, la loro ideologia. Io personalmente tifo per il Web3. Assolutamente sì, Giove, certo. Sento un po' di ragionamento proto-marxista. Possono essere oggetto di libero scambio e valore solo le cose che dico io, perché il resto è immorale che venga commercializzata. È ora di andare in quel cazzo di Canada a cagare nel compost, sono d'accordo. Less accessible, less free, less interesting, and substantially more expensive, Web3 is the vanguard of a million paywalls and oppressive, code-enforced DRM schemes sold to idealists as a decentralized system where they, and not wealthy stakeholders, have the power. I see tremendous blind spots in a community that has spent so long focusing on the hype of an untenable fantasy metaverse where they're the ones cowing corporations with immutable ownership guaranteeing their ability to resell video game horse armor that they failed to consider that the enforcement of ownership can and will be used against them if and when corporations decide to leverage their power in the space. The fantasy amongst evangelists is that a tokenized economy where digital goods are mediated by NFTs would give them more power. Goods like digital games would have true ownership, encapsulated in the ability to be resold, but there is no reason to believe that this is how things would shake out. The far more probable result is that the tokens are used to lock products down even tighter.
ci rendiamo conto che una delle fondamenta ideologiche di tutta questa roba è che le banche siano intrinsecamente qualche cosa di cui liberarsi. Ci rendiamo conto della follia? È un ragionamento oggi di grandissima voga, no? Totalmente massimalista. E come al solito che non tiene conto della realtà. Siccome ci sono banche che hanno fatto cose sbagliate, allora il concetto stesso di banca deve essere distrutto. Wow. Davvero, Celio? Sì. Sì, Danny Mira, certo. Guardate che è allucinante. Sapete quante persone muoiono ogni anno per incidenti stradali? Io credo che non dovremmo più usare le automobili. Gli aerei a volte cadono, non così spesso, anzi, molto raramente, però a volte cadono gli aerei. Credo che non dovremmo più utilizzare gli aerei. E ci sono persone che muoiono sotto i ferri, negli ospedali. Credo che dovremmo abbattere gli ospedali e curarci con le erbe. E io... porca miseria. Porca. È il solito discorso. Vivere ma sano, chi vive muore, sì, e l'ossigeno uccide. Mamma mia. Porca miseria. Viene in mente proprio il video di Bressanini. Porca miseria. Certo, Tiz, ma in un'ottica che è infinitamente più speculativa. Questa è un'ottica più speculativa dello speculativo. Cioè, siamo arrivati a dei livelli di speculazione immanente, il che è paradossale. Non lo è se capiamo che è un'ottica veramente del sbraniamoci a vicenda e vinca il più forte. Difendere le banche mi sembra esagerato. Vado. The Squid Game token scam is illustrative here. In early November 2021, a new meme token popped up styled after the hit Netflix show Squid Game. Over the course of about a week, the price of the token was pumped from a few cents to just under $3,000 US. Estimates are that the Squid developers took in about $3.38 million before cashing out their holdings. Io non vorrei dire che non dice. Pensate che io sulle banche, e ora qui faccio incazzare qualcuno, e sulla crisi economica del 2008 sono abbastanza molto dell'idea di Taleb in Antifragile. Quando Taleb ritorna al codice di Hammurabi. Secondo me ha ragionissimo. Come principio, secondo me è skin in the game. È un principio molto molto buono. Sì, Vapor, certo. Comunque. Deleting their socials and vanishing into thin air. A classic rug pull, but the truly transcendental detail is that it left buyers with not merely a useless token, but a token that couldn't be sold at all. Built into Squid was a requirement that in order to transfer or sell the tokens, a corresponding number of Molte banche ti permettono di pagare a rate, ma solo con il conto e carta di debito BBVA puoi farlo a partire da €1 al mese. Of Marbles tokens needed to be spent at the same time. The hitch was that marbles were never available. No rules were... Ma non mi dire Cituk.
were broken in this scam, and indeed the Squid tokens do exactly what they say they do. If you have the appropriate amount of marbles tokens, you can absolutely transfer or sell your Squid. Just good luck getting any. A game developer can, in any of myriad ways, deliver on a truly owned digital token that is rendered untradeable in practice, and all by playing by the rules. Rules must always be evaluated for their power to oppress. This is a blind spot to crypto enthusiasts because they just assume that they're the early adopters, they're the ones who will have power, they're the ones who will get to set the rules, and they're the ones who will do the oppressing. Consider that any token that can be used to grant access can also be used to revoke it. Like, let's say that I create a hangout spot in one of the metaverse contender platforms, Decentraland, and we call it the Ahigao Alpaca Oasis. The Oasis has a backroom that only allows registered players to enter, meaning you need to have your MetaMask linked to Decentraland in order to get in. This type of gate is typically used to create VIP areas, places where only people who hold a specific token or class of token can enter. Only people with official Ahigao alpacas can enter. But, as is well known within the lore of the metaverse, the Ahigao alpacas have long been at war with the Bored Ape Yacht Club, so rather than checking for an alpaca token, I check for ape tokens and then forbid entrance. Or maybe I just make my game artificially more difficult for them, or inflate my prices. Now imagine that instead of running a hangout spot in a video game, that I'm a decentralized finance organization giving out mortgages in cryptocurrency, and I scour your transaction history for donations to the NAACP as part of my risk assessment protocol. Imagine that Nestle is able to track unionization efforts in real time because the union is issuing governance tokens on a publicly auditable blockchain. The belief that the world will be fairer if the rules are enshrined in code, enforced by computers, and made extremely difficult to change or circumvent is laughable. It's not merely naive, but categorically ahistoric. This is where a lot of my resistance comes from. You can create specialized crypto chains that have a negligible environmental impact, but the force of that model is culturally destructive. The current system sucks, but this is just a worse version of the current system. It doesn't even stop there. It's tokens all the way down. This game has a good high barrier of entry, so most people can't do it unless they have what's called a scholarship, where someone essentially pays for their barrier of entry to allow them to play the game, and then they can split the profits afterwards. Like, okay, Axie Infinity is a so-called play-to-earn video game based on Ethereum, but because Ethereum is too slow and expensive to interact with directly, the developers, Sky Mavis, created a side chain called Ronin, which consists of a governance currency called AXS, the game character tokens called Axies, and the in-game currency called Smooth Love Potions, or SLP. All of these components are built to function as money because that's what the machine is built to do. The so-called play-to-earn model is a great case study in what the end result of the crypto ecosystem actually looks like. Axie Infinity gets a lot of credulous coverage from the press because a handful of people in the Philippines are able to make a marginal living by playing the game and flipping their SLP, which lets Sky Maven turn around and pretend that they're a humanitarian organization and not a for-profit business who makes money off all the people rushing to buy a team of Axies believing that they can get paid just for playing. Now, real quick, Axie Infinity is a lightweight card-based PvP game where players fight with a team of 3 critters called Axies. It's a bit Pokemon and a bit Slay the Spire. Axies have randomized attributes and are all tokenized, so if you sell an Axie, you're selling that specific Axie. Smooth Love Potions are used to breed Axies and thus form the basis of the economy as they are fungible relative to the Axies themselves. Matches are either ranked or unranked, but only ranked matches entered using energy, which recharges every day, can earn SLP. The amount of energy you have to work with depends on the number of Axies in your wallet and ranges from 20 to 60. Additionally, higher ranked matches are worth more SLP. More SLP means a bigger stable of Axies, which means more energy to play matches, more flexibility within the metagame, better team compositions, and baseline better stats, enabling easier wins. So the difference in earning potential between higher and lower ranked accounts is pretty substantial. What coverage tends to note and then quickly move on from is the fact that the game is extremely expensive to onboard. Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Costing hundreds of dollars Ma to assemble dai. a basic team, which has led to the rise of what are euphemistically called scholarship programs.
Businesses like whale scholars that set up a large number of accounts give players access to the game account, but not the underlying wallet, and then pay players a split of the SLP the account generates. Whale scholars and other mentorship businesses retain full control of the wallet, and thus the axes, the SLP, and any AXS. It's capitalism in its rawest form. Players invest their time into grinding SLP, and then the owners take half the return. Raga, ma io non lo so, ma cosa cazzo? Ma io non lo so, ma non so neanche più che cosa cazzo dire. Comunque stavo pensando questo. Grazie mille Davide, vedo la notifica solo qui e non lì. Grazie mille del Prime. Stavo pensando questo. Raga, ma quante cose, soprattutto di quelle che ci occupiamo in live, ma insomma, quante cose a questo mondo, sentite che discorso generico, quante cose a questo mondo sono sostanzialmente, per citare Trademarks, delle truffe. Cioè, la truffa è il nome del gioco. Io inizio a vederla così, ragazzi. Noi possiamo dividere la popolazione mondiale, classico, in 3 categorie. Definirò così. Gli ingenui non sono cattivi, sono persone a cui voglio bene, ok? Sono solo ingenui. Gli ingenui, che sono la stragrandissima maggioranza, i non ingenui onesti e i non ingenui che truffano. Questo è il mondo. E poi c'è una grande domanda che ha un grandissimo peso da un punto di vista morale, ma enorme. Ma gli ingenui, se sono responsabili della loro ingenuità, se lo meritano di essere truffati. Oppure no? E allora... Ma mi sembra che... Non lo so, mi sembra che un grande bivio nella vita sia decidere... la cosa che ho già detto, sia decidere se monetizzare l'ingenuità altrui oppure no. Penso che questo sia all'osso uno dei grandissimi bivi della vita. Cioè, boh... Poi tu monetizzi, qualcuno ti monetizza? Sì, certo. Ma io... Sì, certo, Mab, teoricamente sì, ma sì, ma anche sì. Ma è interessante, il concetto di truffa è soggettivo? È interessante, è una giustissima domanda, cioè affermazione, nel senso tu dici, dentifricio, tu dici è soggettivo e percepito. È vero, io la chiamo truffa, magari uno che è lì che sta livellando gli NFP per fare il paratex non la chiama tale. E in fondo magari è felice. Magari essere ingenui e truffati è la via per la felicità. Uno fa tanta filosofia, fa tanti ragionamenti, no? Si strugge nella vita. Ma probabilmente la via alla felicità è essere ingenui e truffati. E dopo sei felice. Certo che c'è il discorso della promessa, Vascio, assolutamente sì. Soldi facili? Grande cheat. Se sono consenziente non mi stai rubando soldi truffandomi. Può essere vero, Danny, per carità. Ingenuo inconsapevole felicità. Sa, siamo sempre lì. Parte la teoria del complot? No, in realtà no, perché non c'è nessuna organizzazione, non c'è nessun piano, niente. Ah, Jaco!
La volontarietà, e lì è proprio il discorso del fregare la gente, no? Del circuire, no? Quando tu dici, al di là del discorso legale, lo usiamo metaforicamente questo termine, la circonvenzione di incapace, ma se è adulto, vaccinato e consenziente, oggi dire adulto e vaccinato non è più una frase fatta, insomma, se è adulto e consenziente, io non posso fare una circonvenzione di incapace, a meno che non abbia problemi particolari. Quindi in realtà, cioè, non sono truffe, sono accordi estremamente convenienti per qualcuno e totalmente svantaggiosi per qualcun altro, ma per qualcun altro è una persona che acconsente. E quindi potremmo dire che ci sono coloro che acconsentono con grande facilità a contratti enormemente svantaggiosi per loro stessi, le persone che non proporrebbero mai questo genere di contratti a persone che potrebbero acconsentirvi con grande facilità, e le persone che invece dicono, beh, io li propongo e ci faccio dei begli affari. La tripartizione di prima, e non è neanche sbagliato dirla così. A Volpe, però... ma infatti, ma il discorso di incapace da un punto di vista legale è molto estremo, è molto estrema la circonvenzione di incapace. Tecnicamente non è neanche circonvenzione di incapace, se è capace non è circonvenzione. Ma in realtà non prolificano, secondo me, i truffatori in quel senso, Zodiac. Sì, Rick, è fantastico. In realtà a prolificare sono... come posso dire? Sono i truffati, ma non fino alla bancarotta. L'ideale è trufficchiare qualcuno erodendo senza rovinarlo. Come potrebbe fare un qualunque gioco senza fondo giocato da un adulto, non da un bambino che va sul portafoglio dei genitori. I trufficchiati, cioè quelli che non riescono a risparmiare, quelli che non hanno un reale controllo delle proprie finanze e delle azioni che sottostanno alla gestione delle loro finanze, però magari hanno quel lavoro che gli consente comunque di stare a galla, eccetera, eccetera. I trufficchiati, li voglio chiamare i trufficchiati. I trufficchiati. I truffaldini e i trufficchiati. Ma io non voglio fare il moralista. Nel senso, moralista è una parola bella e sarebbe anche un complimento. Non voglio fare... Nel senso, io voglio veramente domandarmi. Sti cazzi? Perché non sti cazzi? Sti cazzi. Marco Prem, grazie del Prime. Certo, ZZV. Sì, non ti do torto. Nascondere il rischio del ballo, ma su questo possiamo essere d'accordo, Gyrwold, per carità, assolutamente sì. In un certo senso, Gabri, sì. Preferisco un mondo con le truffe che un mondo senza fiducia. La fiducia è importante, no? Ce lo dicono sempre, e a giusta ragione, no? Gli economisti o i pezzi grossi della politica. Ma la domanda che io mi pongo è sempre, ovviamente, è molto egoista, cioè, però è un egoismo che condivido con voi, nel senso che penso che uno se la possa porre anche nei suoi panni, insomma. La domanda che, secondo me, viene da porsi, che sorge spontanea, come diceva, com'è che si chiamava quello che faceva Mi manda Rai 3? Lubrano, ragazzi, ma che cazzo mi si è sbloccato? Ve lo ricordate? Lubrano che faceva Mi manda Lubrano, che poi diventa Mi manda Rai 3, ragazzi, che cosa cazzo mi si è aperto? Cosa volevo dire? La domanda che sorge spontanea è non un why not del tipo why not, ma un why not? Dove non c'è legge o dove non c'è possibilità di farla rispettare, dove quindi di fatto non c'è legge, indipendentemente dalla carta, è la giungla. Ma questa giungla è insomma, non è difficile essere i lupi, no? Boh, e poi? Non lo so.
sono basito perché tutto quello che noi continuiamo ad analizzare con le nostre live sono sempre tante forme diverse di credulità, tante forme diverse di propensione all'essere turlupinati dall'ideologia di turno, dal dogma di turno, dalla favola di turno, eccetera. E insomma iniziamo a vedere, diciamo così, impropriamente un pattern. Viene veramente a farsi delle domande. Grazie Pisacane, grazie del Prime. Esattamente, in cantina Wesa si può avvinazzare alla grande. Homo truffens. Ho detto, e anch'io credo che in un certo senso il pensiero critico sia l'unica salvezza. E per carità, lo penso anch'io, anche perché in realtà ti salva dall'essere il pollo. Certo, in qualche misura tutti noi saremo ciclicamente polli, però sei un po' meno spesso pollo e magari un pollo un po' meno pollo. Ok? E ci sta di brutto. In realtà, Volpe, non ti leggo, anche se mi è stato rimproverato di farlo. In realtà, in genere, le truffe e i crimini sono correlati direttamente a livello di fiducia della società. In Italia siamo notoriamente poco fiduciosi verso chiunque sia fuori dal nucleo familiare, eppure siamo anche famosi per essere pieni di truffe fino al collo. La mancanza di fiducia culturale ostacola la propensione agli investimenti, crea povertà e di conseguenza... Sì, certo. Sicuro, infatti hai ragione. Infatti hai ragione Albalu, quello che dici è perfetto. Ognuno di noi è sapiente in qualche campo e ignorante in tutti gli altri. Siamo sicuri di non essere stati truffati dal professionista. Tu pensi di non aver mai ricevuto una fattura un po' gonfiata? Ma io ogni volta che, lo dico senza voler risultare offensivo, ogni volta che mi viene un idraulico, che mi viene qualcuno che mi monta le tende, che mi viene... qual è la mia capacità di controllo? Ma anche solo portare la macchina, no? Certo. Ma d'altra parte viene anche il discorso della fiducia, no? Ma il pensiero critico non è una truffa perché diciamo che è l'antitruffa, per così dire. E in teoria non ti vende nulla, anzi è qualcosa di antieconomico. Però a quel punto... Ma sai, quel pregiudizio sospettoso invece c'è chi ti direbbe, tipo me, che è molto sano averlo. Io sono molto eichianamente sospettoso e diffidente. E credo che sia una cosa giusta esserlo. Però a un certo punto ogni tanto bisogna abbassare le difese, se no non si vive. Certo, è vero che è vago. Ma appunto perché è vago è viable. Anglismo. È questa. È questa la... È questo che la rende così. Aspetta, Volpe, ed è questo che serve il libero mercato, tra l'altro. La concorrenza forza la mano dei singoli, normalmente interessati a truffare, anche semplicemente ingrassando la famosa fattura. Sì, certo, strapattone. Diciamo che il pensiero critico è sempre un work in progress, assolutamente. Ho una Dacia, per tarare le ruote basta tenere premuto un pulsante 10 secondi, dal meccanico sono 30 euro. È vero, ballerolero, è vero, è vero. Però siamo arrivati a livelli di garanzie sufficienti. Certo, Frazzo, vado avanti, andiamo avanti. Perché ogni tanto ti viene da fermarti un attimo e dire, ma aspetta un attimo, ma allora... Players get to barely make minimum wage, while the owners, who are taking 50% from dozens, if not hundreds of players, get to speculate on digital land. Look what the whale scholars just got. We have land in the Arctic, baby. We have Arctic land.
Axie's energy system is fundamentally broken in how it promotes this exact middleman arrangement. If you have 21 Axies in your wallet, you can create one account that has 60 energy at its disposal, or you can create 7 bare minimum accounts with 20 energy each. A high-ranked account with 60 energy will dramatically outperform a single low-ranked account with 20 energy, but 7 accounts that are played daily by other people is far and away the best ROI because it involves doing basically nothing except collecting your cut. Even more illustrative, between August and October 2021, the internal economy of Axie Infinity crashed. Not absolute rock bottom, but bad enough that all but the highest ranking players fell below the average daily wage in the Philippines, with low ranked players falling below minimum wage. Ma poi voglio dire questo. Usiamo il termine truffa nel modo meno specifico e più stronzo possibile. Non è questo continuo assistere a fregatura, continuo assistere a fregature, a prese per i fondelli che vanno a segno, eccetera. Vi voglio fare una domanda provocatoria. Non è in realtà, e questo un compagno la farebbe, no? Non è in realtà pura e semplice e distillata meritocrazia? Questa in fondo non è la vera competizione. Certo, non si parte da condizioni uguali, però non le si può mai avere e vinca il migliore. Questo è un ragionamento molto di sinistra. The survival of the strongest. Esattamente, è il survival of the strongest. È la sopravvivenza del più stronzo. La legge serve? Certamente sì. Perché noi dobbiamo dare una regolamentazione alla concorrenza. E noi dobbiamo cercare di fare sì che sia equa. Per questo c'è il contratto sociale, tra le altre cose, oltre che per la sicurezza, eccetera. Ma in realtà, non pensiamo agli NFT, queste cose qua un po' estreme, in realtà anche all'interno del nostro contratto sociale, cosiddetto metaforicamente, non pensiate di essere garantiti a ogni respiro, non pensiate che qualità che ti farebbero fare il baleniere qua non siano poi richieste anche nel mondo regolamentato di tutti i giorni. Fortunatamente regolamentato per la nostra sicurezza, prima di tutto. Libertà in cambio di sicurezza. Che cosa chiediamo? Voglio farvi una... Ma sto ragionando, non sto aggiungendo nessuna conclusione. Scusatemi un secondo. Che cosa chiediamo noi quando pretendiamo di non essere truffabili? Fregabili. Da un lato giuste garanzie, no? Come consumatori, come firmatari di contratti, eccetera, eccetera. Però fatta salva la legge, e va bene, al di fuori della legge è molto labile il confine fra che cosa ci spetta, anzi non ci spetta un bel niente, fuori dalla legge. La morale, ognuno ha la sua. E che cosa invece è lì per essere preso? Cioè è comunque impressionante vedere questo video, perché tra le altre cose sembra davvero di dare uno sguardo alla giungla, come dicevamo prima, e quindi è aberrante vedere la mancanza di regolamentazione e la debolezza degli ingenui. Gli ingenui ci sono sempre, ma in questo contesto sono estremamente deboli e quindi abusati. Ma al tempo stesso c'è una sorta di, potrei quasi dire una retorica byung-chul-haniana, c'è una sorta di contenuto di verità in tutto questo. E non è questione, Dio, se liberiamocene di capitalismi, comunismo, non c'entra un cazzo. Qual è il nostro rapporto con le garanzie che abbiamo, di cui godiamo?
speriamo che siano sempre maggiori, di essere sempre più al sicuro, le sopravvalutiamo, pensiamo che ci garantiscano più del necessario, oppure siamo i furbastri e le tiriamo sempre per vedere se il confine non lo possiamo spostare un po' più in là e scoprire un'altra piccola area non garantita dove il pollo si ferma ad aspettare che qualcuno lo aiuti e il lupo, chiamiamolo così, se lo pappa. Come dovremmo vivere? Come dovremmo affrontare la nostra vita? Usciamo da questo ambito terrificante che stiamo vedendo con questo ottimo video. Come dovremmo affrontare la nostra vita di tutti i giorni? Certo, ci sono situazioni in cui possiamo rifarci legalmente, fantastico. Ma in generale, come dovremmo guardare il nostro prossimo? Saremmo la persona che vive confortata dalla legge, dal pensiero della legge, mettiamo così, sicura delle garanzie di cui gode, è forse solo una persona che non ha incontrato delle situazioni estreme in cui quelle garanzie... È forse una persona che invece ha incontrato situazioni estreme, magari di violenza o che ne so io, in cui quelle garanzie sono andate a farsi friggere, magari ha una visione molto diversa della vita, delle garanzie che il nostro Stato, faccio per dire, può darci. Lupi e pecore, vi ricordate il discorso militaresco? Ma in realtà anche all'interno dei confini nazionali pacifici, no? La figura che comunque mi affascina sempre di più, la figura più bella, secondo me, è sempre la persona buona, consapevole. Ci sono persone che hanno profondissima consapevolezza di quanto, dove il potere coercitivo tace o non vede, le regole sono are blowing in the wind, no? Eppure sono persone che scelgono comunque di essere buone e corrette, oneste, di non tirare a fregare. Ecco, tirare a fregare. Una tendenza che può metterti nei guai, ma può anche farti fare una fortuna. In Italia, che è il paese dei bari, tra l'altro. Perché dovremmo amare il nostro prossimo? Ma soprattutto, dovremmo amarli tutti, anche quelli che non se lo meritano? È dura. Ma... Giusto, Cituk, ma che cazzo mi vado a domandare? Difendere quelli che si fanno truffare e considerarli troppo stupidi per andare in guerra? Questa è una domanda abissale, Frazuk. Andrebbe sempre lì. Ti dovrei dire caso per caso. In realtà non c'è ignoranza o sapienza assoluta, come sappiamo, quindi c'è un'ignoranza relativa. E tu vai a vedere, caso per caso. Quella persona non aveva gli strumenti, ma la responsabilità degli strumenti di quella persona non sono del truffatore, non è del truffatore, di dotarla di strumenti. Oh sì, moralmente. Quello che voglio cercare, scusatemi se faccio questi discorsi senza, cioè che veramente non approdano a niente, però mi interessa farli. Perché secondo me è molto importante domandarsi come vivere e perché. E non essere, non voglio dire non essere certi dei propri principi, però sì, quello voglio dire. Cioè magari li tieni forti, però non esserne sicuri. È pensabile che i miei principi possono saltare domani? Perché no? Oddio. E poi, in ultima istanza, ma il nostro... Forse questa è la domanda più giusta da porsi. Ma il nostro agire è guidato dai nostri principi? O i nostri principi sono il nome che diamo al nostro agire?
Non truffava la gente solo perché gli pesava troppo il culo per farlo. Questo mettetelo sulla mia lapide. Ma che poi... Non truffava la gente perché era troppo esigente per averci a che fare. Andiamo avanti. Scusa, ragazzi, scusatemi, vi chiedo umilmente scusa. Scusate se non vi ho letto. Però sono tornato fenomenologico. Sono tornato fenomenologico, apprezzatelo. Andiamo avanti. Beh, veramente questi video, un video che comunque, indipendentemente dal merito di cui si occupa, porta una bella argomentazione. Ha sempre la capacità di farti ragionare bene, se non altro perché seguendolo ti ha costretto a ragionare bene, quindi sei in un buon trend. Andiamo avanti, va. Navic, a think tank and consulting firm that does deep research on game economies, has done a pretty deep and thorough analysis of the Axie economy, and in their write-up, they identify the core source is psychological. Players aren't playing to play the game. They're playing to make money. They treat the game as a job and thus have little interest in the game items for their own sake. Once they have enough stuff to cover their job, they stop reinvesting and start cashing out. The price of low-quality Axies, the ones that new players are likely to buy in order to onboard for the lowest cost possible, is propped up entirely by players buying them roughly at the same rate they're generated. This requires either mentors to be scaling up their teams by buying Axies instead of generating them, or new players injecting new money into the ecosystem by onboarding. But the more players that are playing, the more SLP and Axies that will be generated, thus the fundamentally unsustainable economic model where an infinite supply of new players must enter the ecosystem forever purely to keep the price stable. If it tips one way or the other, you either get runaway inflation or runaway deflation. This happens all the time in games. Games bork their internal economy constantly. It just doesn't normally matter because you're talking about completely fictional gold or gems or dragon bones. A truly stable Per un certo punto diventino meno fictional, ma se siamo capiti. economy isn't even desirable from a gameplay standpoint anyway. Gentle inflation ends up helping newer and more casual players by driving down the cost of things in the in-game economy, which lets those players participate and have fun. Of course, if your pitch is play to earn and not play to have fun, where the optics of buoying up the fictive valuation of your company rest entirely on the assumption that players can earn, then that's a bit of a different incentive set, isn't it? More people play Axie Infinity to try and make money than play it because it's a game they enjoy. This is a fundamental flaw in the model. If you pitch your game based on earning potential, you are going to attract people seeking to industrialize your platform faster and in greater numbers than would otherwise play. This is exactly the parasitic situation that games for decades now have been actively minimizing because it creates vicious negative externalities. If players can sell their in-game stuff, then it changes the way that they play the game. It changes the way that they optimize their playtime. Since the vast majority of games are openly a non-investment, a straight exchange of money for entertainment, also known as a purchase, players tend to optimize their playtime for intangible returns like fun, distraction, socialization, relaxation, challenge, achievement, and narrative fulfillment, with absolutely no expectation that the money and time they put in should return anything other than those things. The key shift here, and the meaningless buzz phrase that you'll encounter online, is the proposition that the results of playing a game should retain value, which is code for having a potentially speculative price. In order to try and keep the grift mill running for another few months, Sky Maven have tweaked the economy to reduce the amount of SLP players can earn per hour. It's a nightmarishly thin edge to be walking on, and the main thing it has managed to accomplish is enabling an entire strata of pit bosses running teams of players grinding out smooth love potions. And, like all bosses, they have not taken the downturn in stride and have instead started cracking the whip. We do not accept mediocre gaming anymore. Need at least 120 to 150 SLP a day, and those who yield more will be rewarded with additional percentage. I prioritize those who have gaming experience. We have a separate program for charity.
Evangelists like to point to this as though it's inspiring. People in economically disempowered countries able to make a meager living by simply playing a video game. I reject that framing. It's horrifying. Our global system is so fundamentally unjust that people are patting themselves on the back for generating a whole new kind of online uwu pit boss who tells you to grind harder or you're fired, but caps it off with a blushy emoji. Oopsie, looks like someone didn't meet their quota. This sucks. I think the thing that normies don't Oh mio Dio, questa era pesa. get about NFT bros is their dedication, the staggering volume of capital they already control, and how deeply rooted they are in the culture of the people who operate the platforms we all use every day, and that alone is a good reason for people to pay attention. They have a lot of money and a lot of clout that they can use to try and make fetch happen. This is something of a splitting point. Basically, the future shakes out in one of two broad ways. One is that some new technological buzzword comes along and blockchain and Web3 lose their sway over investors, the stream of new buyers dries up, and the early investors cash out as best they can, popping the whole bubble. The other is that they're successful, and cryptocurrency is able to crowbar its way into enough corners of our lives that it becomes unavoidable. We're all forced in some way to maintain a crypto. Mio Dio, lì vado veramente. Lì vado, se si realizza questa visione, questo è il bad ending. Se c'è il bad ending, vado a cagare nel compost in Canada, ve lo dico. Dopo streamo, non so, vi invito a cagare nel compost insieme a me. Vado full compost in Canada. Wallet to manage whatever coins and tokens become necessary for participation in society, providing early investors with a captive audience and steady flow of capital. To quote German socio-technologist Jürgen Guter, better known by his online alias Tante, there are parts of your digital life that currently you can't really sell, but that's what they want to change. Everything needs to be bought and sold. Everything is just a vehicle for more speculation. The reason they want you to be able to resell your access token to some service instead of buying or renting it like today is to create even more markets for speculation, and the smart contracts can be set up in a way that at every corner they profit. Assolutamente chiaro questo. Grazie Codice, grazie del Prime. Claims that this technology facilitates an immutable ledger of ownership is itself largely hollow posturing, even from within the ecosystem. Remember that most of the actual things being referenced are not contained within the chains themselves because the chains are too slow, restrictive, and bad at their job to actually store media, and because many of the things being sold are purely ephemeral. Yep. The IPFS address for any given media token can be effortlessly minted onto another competing chain, or even the same chain. That's not even right-click saving, that's referencing the exact same media. Why is the token on Ethereum more authoritative than the token on Tezos or Cardano or Solana or Ergo or Celo or Binance or Algorand or Polkadot or EOS or Tron or VeChain or Ethereum Classic or Phantom or Stellar or Stacks or Neo or Waves or Hollow or Link or Radix or Harmony or Oasis or Icon or Secret or IOTA or Crown or Terra or Omni or Enigma or Elastos or Edgeware or Bytem or Fuse or Gather? If a chain hard forks, which version of your stuff is the real one? Bitcoin is itself mired in a turf war between Bitcoin, Bitcoin Cash, and Bitcoin SV. The myth of immutable ownership governed by these systems is predicated on a monolithic victor. In reality, your NFTs within the Ethereum ecosystem are ultimately just as trapped, sandboxed, and meaningless as your Steam trading cards. You'll hear about protocols like Polygon that aim to let you move stuff from chain to chain, but that's sleight of hand. You can't remove something from a chain, so all they really do is create a new token at the destination and add a note to the bottom of the original token that says, "I'm currently somewhere else. Please don't move or sell me." It's an ask that's governed by smart contracts, so vulnerable to bad coding. In video game terms, they would be immediately hammered looking for item duplication glitches, a vulnerability that's basically inevitable in a mass adoption scenario. It's a system that is at once impenetrable and brittle, and that arrangement disproportionately empowers the dishonest. One of the complications is that it's basically impossible to extricate the digital scarcity concepts of NFTs from cryptocurrency and the core philosophies that cryptocurrency was built from. One rose out of the other, and they are basically forever entwined.
One of the ironies of all this is that any legitimate artistic or anti-capitalist uses of the underlying technology are contingent on the tech remaining niche. On a very basic level, the systems just suck, being slow, difficult to use, and generally oblique. For the most part, to the degree that they're usable at all, it is largely at the mercy of only having a few users. There are blockchains that are reasonably responsive and reasonably cheap because they're not popular. Hic et nunc is a well-regarded art market on the Tezos blockchain. Transaction fees and deflation are at the moment relatively minimal, and thus a lot of the transactions are able to operate in the range of $5 to $20. But that state exists by the grace of being 45th in popularity, just high enough to actually have users, but not high enough to have attracted too many bots. If Tezos goes, as they say, to the moon, then that all changes. Users adopt the platform disproportionate to the scale of validators, the value of Tez skyrockets, and the actual marketplace of people using Hic et nunc experience hyperdeflation, where hoarders are rewarded handsomely and buyers are punished. Okay, we need to pause here for a moment because this is actually really important, but absurdly complex, like textbook length subject matter, so here's the short version. Deflation is counterintuitive because the line is going up, which makes it look like a good thing, but it's only good if you already have the currency in hand. As the purchasing power of a currency increases, typically because cash gets more scarce, the cost of goods and labor goes down. A deflationary economy punishes buying things, as anything that you buy today will inevitably be cheaper to buy in the future. If you need to buy things that aren't financial assets, things that don't appreciate in value, like food, clothing, rent, vehicles, transit fare, you screw yourself over. This is hyperdeflation, and it's not only designed into cryptocurrencies with their hard cap on total coin supply, but considered desirable by their creators and evangelists. This is what going to the moon means. Calma, calma, qua ci vorrebbe veramente Boldrin. Ok. Sì, anch'io non ho capito perché il discorso della scarsità. Riguardiamolo. But it's only good if you already have the currency in hand. As the purchasing power of a currency increases, typically because cash gets more scarce, the cost of goods and labor goes down. A deflationary economy hyperdeflation. Ed è per questo che la prima cosa che ha detto Boldrin è che non possono essere monete vere, ma appunto solo moderni gronchi rosa. Sì, purchasing power è potere di acquisto. Inflation, where hoarders are rewarded handsomely and buyers are punished. Okay, we need. Esatto, hanno un coin cap e ho capito. E il numero massimo di moneta circolante possibile. Sì. Sì, Jaco, assolutamente sì. Ma risentiamoci questa spiegazione. I need to pause here for a moment because this is actually really important, but absurdly complex, like textbook length subject matter, so here's the short version. Deflation is counterintuitive because the line is going up, which ok, è controintuitivo che ci sia una deflazione, ok? Ok, il potere d'acquisto della valuta sale e il prezzo dei beni e del lavoro si abbassa, ma in questo caso... Which makes it look like a good thing, but it's only good if you already have the currency in hand. Esatto. È buono soltanto se hai già la valuta, no? As the purchasing power of a currency increases, typically because cash gets more scarce. Chiaro? The cost of goods and labor goes down. Okay. A deflationary economy punishes buying things as any. Esatto, perché il loro prezzo cala sempre, quindi comprarle è punitivo in questo senso. Anything that you buy today will inevitably be cheaper to buy in the future. If you need to buy things that aren't financial assets, things that don't appreciate in value. Ok, va bene. Esatto, ma adesso lo spiega. Se devi comprare cose che non sono asset finanziari, cioè cose che non si apprezzano in valore. Like food, clothing, rent, vehicles, transit fare, you...
ok, cose che non salgono di valore dopo che le hai acquistate, come cibo, vestiti, eccetera, eccetera, ti fotti. You screw yourself over. Screw yourself over. This is hyperdeflation, and it's not only designed. Ma non riesco a capire il nesso fra i beni come possono, che lui usa nell'esempio della deflazione e il mondo delle cryptocurrency. Certo, mentre le banche centrali possono sempre aumentare la liquidità a seconda dei bisogni, caratteristica che le cripto non possiedono, essendo limitate by design, e per questo il cipollino non potrà mai essere moneta. Sì, sono d'accordissimissimo. Se tu compri merci che non prendono valore, con i bitcoin ci perdi e basta. Grazie Alberto, grazie mille del Prime. Certo, generico, assolutamente. Into cryptocurrencies with their hard cap on total coin supply, but considered desirable by their creators and evangelists. This is what going to the moon means. Sì, certamente, Ogres, che non abbiano senso usate come moneta, ok. Esatto, Vapor. È semplicemente quello il punto. Ok, allora quello mi è chiaro. Essendo valute intrinsecamente e continuamente deflattive, il comprare beni e servizi è antieconomico, in quanto ti stai privando dell'aumento di valore futuro. Questo sul lungo periodo rende l'HODL l'unica via possibile per non perdere il valore dell'investimento, rende le cripto non utilizzabili nell'economia. Ma su questo sono d'accordissimo. No, sono d'accordissimo. Volpion, allora ti ho skippato, aspetta. No, Volpion, riposta se puoi la tua spiegazione. Non riesco a recuperare. La tendenza ad aumentare il valore costantemente nel tempo è dovuta a diversi parametri impostati per Bitcoin, ok? Per tendere alla deflazione. Un limite fissato al numero totale di monete che verranno messe in circolazione, una progressiva riduzione del tasso di emissione del Bitcoin e del loro accaparramento. Sono i tre principali. Questo mi è assolutamente chiaro. Ma quello che non riesco a capire, e di questo discorso che lui fa, è... cosa me ne importa del potere di acquisto? Ora, siamo d'accordo che non posso mai sostituire la moneta reale, tutto chiaro. Ma cosa me ne frega? Io non voglio comprare il panino con Bitcoin, io voglio dare il Bitcoin a chi se lo compra. Esatto. È una falsa equivalenza perché appunto Bitcoin non vuole essere una moneta, vuole la deflazione perché vogliono essere come l'oro, nulla di particolarmente mistico. Sì, esattamente, ma è quello che dico anch'io. Cioè, non riesco a capire perché lui faccia questo parallelismo con i beni come vestiti, macchine, eccetera, eccetera. Ma chi se ne frega? È ovvio che i bitcoin non sono moneta reale, è ovvio che sono dei gronchi rosa. Io ottengo un bitcoin semplicemente per vendere il bitcoin al prossimo imbecille che mi comprerà il bitcoin. Certo, non è una moneta, sì, ma ovviamente non sostituirà mai la moneta, ma quella è un'ideologia del cazzo. Ma infatti, che secondo me Volpen il parallelismo è sbagliato, ma cazzarola, ma ragazzi, poi mi dicono che leggo Volpen. Sì, no, ma per carità, la truffa, Andrea, la truffa ideologica, bla, se siamo capiti, sì, no, Vapor, certo, però alla fine della fiera questo l'abbiamo capito. Sì, diciamo che, ok, assodato il fatto che la tesi truffaldina del cazzo non sostituirà mai la moneta, è semplicemente un sottostante speculativo. Riga, ma questo mi era chiaro. Non capisco tanto come alla fine di questa sua argomentazione dire vedi, l'iperdeflazione è lo scopo del Bitcoin, come se dicesse scacco matto, ma scacco matto, cioè, era una cosa in realtà perfettamente chiara, a dire la verità, e l'avevamo capito e basta, cioè. Però sì, capocollo, no, questo sono d'accordo, lo avevo assolutamente chiaro. Certo, Scod, è sicuramente una critica, ma secondo me è già molto chiara in questo video. Sì, avete ragione, sta mostrando tecnicamente per quale motivo non potrà mai essere una moneta, e su questo siamo tutti d'accordo. Assolutamente sì. Ci credo, Dario, ci credo.
Sì, Tiz, assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, certamente. Vabbè, comunque ci sto dentro, sono contento di starci dentro. Possiamo proseguire. Sì, no, ma ho capito per cosa stai. Ho capito la proposizione truffaldina del Now let's sostituire talk. la moneta reale e come questo lo smentisca. Questo mi è assolutamente chiaro. È che pensavo che a questo punto del video sarebbe stata un'argomentazione più avanzata, perché per me questa cosa lui l'aveva già di fatto già spiegata. Comunque non c'è nessun problema. Andiamo avanti. Talk about unions. Using tokens to verify union membership and participate in union activities relies on the tech being oblique enough that union busters and their clients don't see it as a meaningful arena to monitor. Also, that ship has already sailed. Union busters and gig economy evangelists love crypto. They love DeFi and they love smart contracts and they love NFTs. And why wouldn't they? It's an environment that demolishes consumer protections and transfers tremendous amounts of explicit power to the wealthy. In a lot of ways, this is all just a system for deferring trust onto machines and pretending that there aren't humans on the other end. And if there's one thing that union busters love, it's the prospect of an unbreakable individual contract whose inequities can all be blamed on a machine. The current state of the web, concentrated in a few mega platforms, is the result of compounding complexity. We used to have a web where anyone could learn to write a web page in HTML in an afternoon. It's just writing text and then using tags to format the text. But over time, people, understandably, wanted the web to do more, to look better, and so the things that were possible expanded via scripting languages that allowed for dynamic, interactive content. Soon, the definition of what a website was and looked like sailed out of reach of casual users and eventually even out of reach of all but the most dedicated hobbyists. It became the domain of specialists, so casual users, excluded by complexity, moved to templates, services, and platforms. This process gradually concentrated a critical mass of users into a handful of social media platforms. Already, even within the space, new hegemons are forming. Tremendous amounts of capital and power are concentrating in corporations like Consensus, who own MetaMask, and Animoca Brands, who have wide and deep investment in crypto gaming. OpenSea, the at-present dominant marketplace for tokens on a couple different chains, is filling the power roles users need. While the chain itself is in theory the arbiter of truth, nothing prevents people from filling the chain with lies, and so arises a demand for not merely a chain parser, a service that enables users to interact with the chain, but an interpreter of the chain. Motivational speaker and DC Mark Calvin Becerra claimed to have lost 3 Bored Ape Yacht Club tokens to a social engineering scam. In reaction to this, he took to Twitter to whip up a mob that could pressure OpenSea and 2 other marketplaces into flagging the tokens as stolen and E così, dalla più totale anarchia, inizia ad arrivare ovviamente la richiesta di regole che scoperta. E garanzie. Abbiamo distrutto la società, ora dobbiamo ricostruire, ma siamo sicuri che abbiamo fatto una buzz? blocking them from being sold. Calvin was eventually able to resecure his tokens by paying a ransom because that's really all you can do, and he doesn't seem to consider that from the perspective of the thieves, that's an entirely desirable outcome. They won. Their plan worked. This happens all the time. Bored Ape members are particularly susceptible targets of fraud owing to their specific combination of greed and low social literacy. Looking to avoid paying platform fees and royalties, many of them moved off OpenSea to doing transactions on a shady little platform called NFT Trader, which allowed scammers to run a very simple link swap scam and steal at least a dozen different ape tokens in the span of a couple days. The meat of Calvin's incident is the way in which the platforms that interact with the chain are being deputized by users to be the de facto authority, not on what the chain says, but what the chain means. It is just a recreation of existing power structures within the new environment. Chiaro. Investire non è complesso. Su De Giro puoi anche semplicemente comprare un ETF, paniere organizzato di azioni. Now this is where evangelists Quanto manca, ragazzi? Sono i 56, dovrei arrivare a 18, sono i 17, devo andare da Giacomo dopo, eh. Accidenti.
insists that the answer lies in DAOs, decentralized autonomous organizations, a revolutionary new way to organize people that will allow for the decentralized governance of these systems. So that's the Sì, fisicamente, mi devo vestire, devo andare. Infatti è per quello che dico. È qui vicino, però. claim, but what is it exactly once you strip off the paint? A DAO is an organization whose membership, roles, and privileges are governed by possession of relevant tokens on a given blockchain, and it's also the underlying software that executes relevant operations. That's kind of really about it. So just to be very clear here, a conceptual DAO consists of three things: people, a digital machine built of smart contracts, and a token that allows the people to interact with the machine. In practice, most things that call themselves DAOs don't have the machine at all, and a substantial number either don't have the token or only have the token. The upside of a DAO is that it makes it easy-ish to create a formal organization at theoretically any scale, from only a couple people to a massive pool of stakeholders, and the program layer makes it possible to automate certain activities and the results. If the organization votes via the DAO interface, the results of that vote are automatically recorded and potentially executed. Though that framing is misleading. As with tokens themselves, there's no inherent functionality in a DAO. It's just a box that code goes into. I might as well be referring to all the things you could do with a web page. As already mentioned, many organizations presenting themselves as a DAO have no machine functionality at all. It's pretty standard to find a DAO that has issued a governance token, the script that's used for voting, with the systems to actually use that token being placed somewhere in the nebulous future of the roadmap. That open-endedness is actually important because while the claim is that these machines will further democratize the internet, the technical complexity that they add, the new specialized programming expertise that they require, concentrates a lot of power in the hands of people who can build the templates that in turn enable non-programmers to actually use it. It's just laying the seeds for the future recreation of the status quo. The Facebook, Google, Amazon-dominated internet arose because the technical cost of building a modern website rose far beyond what the vast majority of amateurs could manage, so everyone moved to templates and then to services and finally to platforms. This doesn't even reset the clock on that. The technical cost of creating a DAO is already far beyond any casual amateur, in part because all of this is being built by programmers and in part because of the stakes. The only thing this stuff is truly good for is managing on-chain assets. A DAO program can see the state of the chain and interact with it, so the DAO humans can vote. C'è un punto di tutto questo che non sia una cazzo di truffa. Cioè, io sono veramente... porca miseria, ragazzi. Mazza. On what should happen to those assets, and then the DAO program can automatically act on the results. But that raises the stakes. Because a DAO can see and interact directly with on-chain assets, there's the risk that via bad programming or unforeseen exploits, a malicious actor can use a DAO to access all kinds of stuff. The risk is directly proportional to the value of the assets kept on-chain. And remember, again, that evangelists want to put everything on-chain. The hilarious thing is that this has already played out once before. Io non sono così dell'idea che questo video faccia esclusivamente il cherry picking della merda. Sicuramente fa degli esempi dove cherry picca la merda, sono convinto, ma mi sembra un discorso sostanziale e strutturale quello che lui fa. Mi sembra che lui riesca a spiegare bene come una struttura di questo genere sia fatta per premiare la merda. È per quello che secondo me questo video è interessante. Cioè, personalmente, dopo questo video, io non mi avvicino neanche con i guanti a questa roba, ma non che avessi intenzione di farlo prima, Cioè, sinceramente... Sì, Tiz, cioè in ogni caso ho buone ragioni per non fidarmi in ogni caso di questo sistema. Allora, questa è l'impressione che ho io, ragazzi, poi io...
Sì, Garwold, certo, il discorso è sempre quello, e infatti a un certo punto il discorso è sempre quello. Ma cioè, mi sembra proprio debole il sistema in sé. In fact, it played out with the first DAO ever built, called the DAO. This whole story unfolds over the course of 3 months in 2016, from April to June. The DAO was an Ethereum-based venture capital fund that aimed to use code to create an investment firm without Esatto, la motivazione di tutto è che è anonimo e sicuro, ma guardate che è clamorosa sta cosa. a conventional management structure or board of directors. A scheme that's positioned as... Cioè, il motivo per cui noi dovremmo desiderare tutto questo è quello. Ma stiamo scherziamo? Cioè, boh. Poi ripeto, come diceva giustamente lui, non è che il mondo di oggi sia bello, perfetto, eccetera, ma questo è un suo peggioramento. Allora, non ho capito la bazza dove l'abbiamo fatta. As lightweight and reducing bureaucratic overhead, but Ma lui lo diceva all'inizio, cioè questo sistema risolve principalmente dei problemi che crea. really it just translated Come stiamo to vedendo, allora ci devi mettere questo, allora ci devi mettere questo, allora ci devi mettere questo, ma è sempre tutto fallace nello stesso modo che te devi fidare e vatti a fidare. Ma allora di che cazzo stiamo parlando? Non è anonimo, non è sicuro, cioè... Boh. attempt at minimizing human E liability crea problemi che non risolve, assolutamente sì, enormi. the actions and behaviors of the fund. This unparalleled expression of greed made the major speculation. E poi comunque, ragazzi, adesso è brutto usare questo criterio un pochino a settimo senso, un pochino a naso, ma il fatto che sia una setta, il fatto che ti saltano alla giugulare se dubiti, tutti i meccanismi per ostracizzare il dubbio, ma anche solo le domande lecite, eccetera. Ma ragazzi, cioè, sono segnali in realtà molto forti, molto attendibili. Certo, non sono fatti bruti, ma a me non piacciono, cioè a me mi allontanano immediatamente delle cose del genere, ve lo dico sinceramente. A un certo punto devo fare anche economia delle mie percezioni, per così dire. Players in Ethereum so horny that during the April and May pre-sale, they funneled 14% of the entire volume of Ether into the DAO's central wallet. Now, because the DAO's underlying code was open source, experts and malicious actors alike were able to pore over it for vulnerabilities, and indeed, vulnerabilities were found. However, because at the end of the day, fleshy humans are the ones actually pushing buttons and making decisions, the actual leadership of the nominally leaderless DAO, horny for money and prestige, decided to launch in late May anyway. 3 weeks later, the DAO's programming was exploited and the attacker was able to transfer 1/3 of the DAO's funds into a holding wallet, about 5% of the entire Ethereum economy, valued at the time around $16 to $17 million. Now, because this threatened the bottom line of capital holders, the Ethereum project as a whole, the entire thing, was almost immediately forked in order to undo the hack and protect the interests of the wealthy. Ethereum Classic, the arm of the fork that didn't undo the attack, persists to this day, though it's notably less popular despite being demonstrably more principled. Because all the talk about decentralization is a myth. It's just words. At the end of the day, the guys in charge, the guys who built the system to serve their interests, are still in charge and keep a kill switch in their back pocket. Crypto is barely a decade old, and organizations deemed too big to fail already exist. The whole fiasco laid out the truth from the word go. Calling a DAO a revolutionary structure is smoke and mirrors. It's just voting shares. You might as well call Apple a bold experiment in democracy because a baker's dozen individuals make the decisions instead of just one. Regardless of the future pitfalls, DAOs are also extremely limited. They are, again, just code. While evangelists promise that they can reinvent the social organization, mentally consider all the problems, conflicts, and decision-making that social organizations deal with and ask how many of those even can be solved by code. Some of them can easily be turned into computer programs, automated bookkeeping, payouts, collections, data tracking. Sure, that's all stuff organizations conceptually can make use of. But how do you code for the fact that red just really doesn't get along with blue? The pitch promises organizations bound by unbreakable rules, but how many organizations actually benefit from that level of rigidity? In particular, what happens when the version of the rules enforced by code run up against a complication that the coders didn't consider? Chiaro. Grazie Gianni, grazie del Prime. Certamente, Jacopo, ma certamente sì. What happens if someone with legitimate stake in the DAO starts spamming the organization's internal systems with bad requests? What if not enough people participate in voting? What if the system locks itself up? What if the rules are rigged? What if the system commits a crime?
If this technology did see mass adoption, a future time bomb already exists in the fact that very, very few of these systems have factored mortality into the considerations of their structure. Because what if someone with an important token dies is a really easy thing to overlook when you're kind of insulated tech bro who reinvents vending machines and calls them bodega boxes. Now, all of these hypotheticals are technically addressable. You can build contingency systems that can account for them, but then you need to consider contingencies for those contingencies, because what if someone uses systems intended for dealing with deceased or absentee members to expel people they just don't like? And again, you can only use code to enforce interactions that the programmers make enforceable via the code. Constitution DAO, a hastily set up scheme to bid on one of the few remaining original copies of the US Constitution, already ran aground most of these problems as the project failed to win the auction and is now trying to issue refunds, a thing that the slapdash machine was never intended to do. The reality is that most organizations with any meaningful social complexity, even tiny organizations like video game guilds, are too complex to properly express in code. There's too many contingencies and contingencies for those contingencies and contingencies for those contingencies to account for. È un sogno positivistico, ma naturalmente non è un sogno positivistico, è una truffa, però come principio. So rather than trying to turn social interactions into code, the DAO is marginalized into only handling code-appropriate tasks like bookkeeping, digital signature verification, and on-chain asset management. But that's not a revolutionary new way to organize people. That's just a productivity tool. The DAO can have a process for voting on actions, but the moment the outcome of those actions move off-chain, i.e. into the real world, the DAO program is powerless. The program can't make humans execute the decisions Guardate che è intelligente questa analisi. of the group. That's still an analog problem. The whole thing very quickly runs into an incentive wall, where it's just faster and easier to solve problems verbally via abstract trust relationships and promises to the same end results. This is why it's so common for DAOs to not actually have any of the inner machine that would actually make them into what they claim to be. It's easier to just not. Taken as a whole, DAOs aren't some revolutionary new model, they're a tool built onto the side of cryptocurrency that only has meaningful advantages when interacting with cryptocurrency as a tool for speculative trading and managing financial instruments. The rest is just a gimmick, a slow, inflexible tool for executing straw polls. Again, a lot of these boil down to a scheme to minimize liability on the part of the creators. The creators of Inuyasha Token, a meme coin DAO based on nothing except the ephemeral concept of the Inuyasha anime, demonstrated this admirably when they were pressed on the issue of copyright, openly trading on a known brand specifically for clout. Their answer to the question boils down to 1, a failure to understand copyright, and 2, an insistence that it doesn't matter because no one's responsible. The DAO did it. No, humans are liable. Just this amorphous, sentient carbon cloud. You have a really good way to explain it about the copyright issue that everyone's afraid of, because they don't want to invest in a token that's going to be told to like cease and desist or... Right. Yeah. So, I mean, to clear that up, I think first you have to distinguish between a mark and copy, right? So right now on the website, it's all custom art done by Steven, your friend Steven. So there is no copy. I mean, the only person that can really copyright us right now is Steven. You know? So, well, what about logo likeness or character likeness? Yeah. So trademarks, it's possible that the Inuyasha mark, it could become scrutinized. However, we're a decentralized autonomous organization officially, and the token is launched on the Ethereum blockchain. So there's really no going back. I'm just a community member. I'm not an owner. Like there's really no single entity that has ownership over this. So I mean it's on the blockchain now. There's no going back. And that bit also just so brilliantly demonstrates the underlying mentality of a lot of these. Cosa c'era sotto i sottotitoli, scusa? I'm not a financial advisor. Is that who made the coin and chose the name? It's just wrong here. The character is covered by copyright, ovviamente. Sì, certo. Sì.
And that bit also just so brilliantly demonstrates the underlying mentality of a lot of these guys. They wanted to use the Inuyasha brand for clout, but they didn't want to ask for permission because they would probably get rejected. So they did it anyway. So now that it's on chain, it can't be easily taken down. So I guess you just gotta let them do it? It's on the blockchain now. There's no going back. Things get funny in that frustrating way when you do come across a DAO that's trying to be legitimate and they tip their hand by revealing that underneath they're legally a co-op or an LLC or some other extant legal entity. Unless your goal is a grift, there's nothing truly revolutionary about their structure or functionality. Li Jin, the co-founder of a bunch of predatory venture capital firms that focus on polishing the image of the gig economy to distract from the ways in which it's eroding labor, has an extended Twitter thread where she tries to pitch DAOs as the future of unions, though her rationale is not only shaky, relying heavily on magical thinking, it's also peppered with inexplicable lies. For example, she champions Yield Guild, a DAO that she describes as a gaming guild comprised of thousands of play-to-earn gamers, an on-ramp that brings more players into play-to-earn gaming. It can represent gamers and lobby game devs for better policies. Its scale also enables the collective to offer benefits and protections, e.g. healthcare, paid time off, that would be infeasible if gamers were operating on their own. This is a tremendous overstatement of what Yield actually is. It's not a union, nor does it function as a union, nor does it have aspirations of functioning as a union. It's not even a DAO, though it does have aspirations of transitioning into being one. It's at best a mildly decentralized cartel that's experimenting with shaking down players with the promise of helping them by gamifying the process of participating in the guild. In practice, it's a Discord server that helps play-to-earn players find sponsorships, pivot from one game to another, and generally bitch about how much their jobs suck. In fact, in response to Legion's tweets, the server residents had this to say. I've read that through the YGG, DAO members are able to get access to healthcare. Is this true? Is there any more info on this? Anywhere to learn more about what is offered? Or is this still in the works? As a freelancer, I'm always interested to learn about more options. I actually don't know about that. That would be awesome to get partnered with healthcare. Where did you get that info, though? We haven't heard of any kind about it. Yeah, I think Lee used it as an example of potential benefits and didn't mean it literally, but nothing of that sort has been discussed yet. Now, on a functional level, most DAOs use an administrative system based off the use and spending of internal script, the governance tokens. There's a decent amount of variability in how they're used, but basically they function either as proportional voting power, exactly the same as voting shares in a publicly traded company, fiat voting power, where there's no point in possessing more than one, or direct voting power, where tokens are spent to cast votes and more tokens can be spent to cast more votes. Typically, this script can be bought and sold, even on a secondary market, and indeed possession of it is typically... Davvero, Dario, sto pensando la stessa cosa, cioè questo qui adesso deve stare attento. Veramente. A definitional part of membership. Rather than structuring like a union, Yield's overt goal for their DAO is to function as a hedge fund, using the exchange value of their token as a means to raise funds to invest into play-to-earn games, and allowing Yield members to spend their tokens to rent these DAO-owned resources. In fact, Yield is so far removed from the purpose and functionality of a union that the roadmap includes potentially implementing what's called holographic consensus, which is a futures market where participants gamble on what proposals will or won't be passed using their governance tokens as the stakes. It's amazing if you wanted to build a machine whose sole purpose is to concentrate political power slowly over time. Additionally, many use a proof-of-stake staking system to reward members with additional tokens with no gate on how many tokens any single member can hold. This whole arrangement creates a system where participants with only a few tokens are incentivized to not vote against the interests of highly staked members. Plus, anything you spend limits what you can stake, and thus reduces all future income of tokens, which means even less voting power in the future. Members who possess a disproportionate share of tokens can afford to outspend on the outcome of any vote and still retain a proportional future voting power. At best, you end up with high-powered voting blocks, and at worst, a functional monopoly. The internal discourse of Yield is, like all crypto, focused on the price of the DAO script and not its actual functionality within the organization. Rather than creating a more equitable, democratic organization that looks out for the needs of all its members, Yield is a scheme that explicitly rewards its highest stakeholders with more power and access. Now, conceptually, you could make a DAO that behaves towards actually useful worker-focused goals, but you could also do that without a DAO,
because it's just an organization. The DAO itself is just a mechanism of an organization, and more often than not, its involvement is little more than tech fetishism. So most actual DAOs don't resemble anything like a flat hierarchy. In fact, the ability to buy and sell voting power and the hierarchy that results is seen as a strict advantage in that it allows emotionally uninvested members to make money and gives them a thing that they can reward people with that will align incentives. And despite the fact that Li Jin is directly involved with Yield as the philosopher in residence, Yield is neither structured like a labor union, nor does it have ambitions to be one. The point is that thought leaders like Li Jin, who get a lot of social traction by promising that their techno-fetishistic community are solving big societal problems, are liars. They love the pageantry of democracy because it allows them to pretend to be Chiaro, questo è chiaro. democratic, because they can paint their detractors as being undemocratic. It's all hollow hand-waving and techno-babble to distract from the fact that it's just shareholding. It's the corporatization of everything, the conversion of the entire world into claves governed by power granted via token possession and enforced by machines that allow humans to wash their hands of the outcomes. At the end of the day, every DAO pretending to be useful is still a forced entry point to some hype-driven meme coin whose existence only benefits its creators and the exchange that sells it. In 2008, the economy functionally collapsed. The basic chain reaction was this. Bankers took mortgages and turned them into something they could gamble on. This created a bubble, and then the bubble popped. When you drill down into it, you realize that the core of the crypto ecosystem, the core of Web3, the core of the NFT marketplace, is a turf war between the wealthy and ultra-wealthy. Techno-fetishists who look at people like Bill Gates and Jeff Bezos, billionaires minted via tech industry doors that have now been shut by market calcification, and are looking for a do-over, looking to synthesize a new market where they can be the one to ascend from a merely wealthy programmer to a hyper-wealthy industrialist. It's a catfight between the 5% and the 1%. Ultimately, the driving forces underlying this entire movement are economic disparity. The wealthy and tenuously wealthy are looking for a space that they can dominate, where they can be trendsetters and tastemakers and can seemingly invent value through sheer force of will. This is, in my opinion, the blind spot of many casual critics. The fact that tokens representing ape PFPs are useless, yet somehow still expensive, isn't an overlooked glitch in the system. It's half the point. It's a digital extension of inconvenient fashion. It's a flex and a form of myth-making. And that's how it draws in the bottom. People who feel their opportunities shrinking, who see the system closing around them, who have become isolated by... Sono in live. Sì, sono in live. Arrivo. Scusa, è arrivata la 3D girl, scusate. social media and a global pandemic, who feel... I ladri, certo, rispondo ai ladri. No, ragazzi, rubate di là che sono in live. the future getting smaller. People pressured by the casualization of work as jobs are dissolved into the gig economy and want to believe that escape is just that easy. All you gotta do is bet on the right Discord and you might be airdropped the next new hotness. It could be you plucked out of the crowd on Rarible and bestowed a six-figure price by an elusive Emirati music producer. Get a bake in your wallet, hodl like a good diamond hands, and enjoy that yield. All you need is $5,000 in seed money and you can buy a Farmer's World milk cow. And if you milk that cow every 4 hours day and night for 2 weeks, why there's all your money back right there. And now it's pure profit, minus, naturally, the overhead of all the wax you needed to stake, the barn you needed to buy and build, the barley you needed to purchase and grow, the food you needed to buy to refill, the energy you needed to milk the cow, build the barn and grow the barley, plus you actually need to cash out, which isn't getting paid, it's quitting. This is your chance to stick it to Wall Street and the venture capitalists as long as you pay no attention to the VCs behind the curtain. The line can only go up. It's a movement driven in no small part by rage, by people who looked at 2008, who looked at the system as it exists, but concluded that the problems with capitalism were that it didn't provide enough opportunities to be the boot. And that's the pitch. Buy in now, buy in early, and you could be the high-tech future boot. Our systems are breaking or broken, straining under neglect and sabotage, and our leaders seem at best complacent, willing to coast out the collapse.
We need something better, but a system that turns everyone into petty digital landlords, that distills all interaction into transaction, that determines the value of something by how sellable it is and whether or not it can be gambled on as a fractional token sold via micro auction. That's not it. A different system does not inherently mean a better system. We replace bad systems with worse ones all the time. We replaced a bad system of working bosses with a terrible system of apps, gigs, and on-demand labor. So it's not just that I oppose NFTs because the foremost of them are aesthetically vacuous representations of the dead inner lives of the tech and finance bros behind them, it's that they represent the vanguard of a worse system. The whole thing, from OpenSea fantasies for starving artists to the buy-in for pay-to-earn games, it's the same hollow, exploitative pitch as MLMs. It's Amway, but everywhere you look, people are wearing ugly-ass ape cartoons. Peso. Sì. Interessante. Molto interessante. Molto interessante. Ma secondo me è un video estremamente importante. Grazie All That Glitters, grazie mille del Prime. Secondo me sto video è una bomba, vi dico la verità. Spero, come sta avendo, che abbia un grandissimo successo. Spero che, come sta succedendo, inizi a spargersi velocemente un'idea diversa di questi sistemi. Mamma mia. Ma mi hanno detto che il canale è figo, me l'hanno detto, sì. Comunque guarderemo altre cose, guarderemo altre cose sull'argomento, anche di cose di Boldrin, ma anche cose positive. Sì, Cituc, assolutamente sì. Figo. Ragazzuoli, vi ringrazio. Allora, io fra mezz'ora sono in live su Entropy for Life, il suo canale Twitch, quello che di solito raido, ok? Ok, benissimo Tiz, benissimo. E quindi rimanete su Twitch, io però devo andare in bagno come minimo, poi mi devo vestire, vado da Giacomo e saremo in live. Quindi non lo so di che si parla, so che è previsto il fatto che Giacomo sosterrà tesi che io non condivido e che quindi non andremo d'accordo, questo è il suo programma. Figata ragazzi, ci vediamo dopo e bebo, non so come si fa, non lo so, non so come si fa adesso, mi devo preparare. Ragazzuoli, grazie mille per aver seguito, torneremo su questi argomenti non domattina ma sicuramente la prossima settimana se ci sono altri contenuti e nulla, ci vediamo tra pochissimo sul canale di Entropy for Life.